È ottobre, è il 1480, Roma. Questo è l'aspetto che aveva Roma a quel tempo, e nel cerchietto vediamo la Cappella Sistina, con quella che poi diventerà Piazza San Pietro. Dunque è ottobre e Papa Sisto IV della Rovere chiama gli esponenti artistici più in auge al tempo per decorare quella che allora era definita la Cappella Magna, che poi in seguito chiaramente prenderà il nome di Sistina dal Papa Sisto. I pittori sono Perugino, Ghirlandaio, Botticelli, Cosimo Rosselli, i 4 grandi capobottega. Nel contratto, infatti, conservato negli archivi vaticani, si leggono i loro nomi, ma non c'è un'indicazione precisa di chi dovesse essere il coordinatore, il responsabile. Vedremo in seguito come forse si possono fare alcune ipotesi per attribuire a uno di loro l'incarico di poter coordinare i gruppi. Coordinare i gruppi, perché è intuitivo immaginare come questi grandi non fossero soli al lavoro. Avevano da decorare uno spazio immenso. Questa è una ricostruzione così fatta al computer di quello che doveva essere la Cappella Sistina al tempo. Questo, fatemelo dire, questo enorme stanzone, questo contenitore progettato e voluto con le misure del Tempio di Salomone, nel quale, per esempio, la separazione fra i 2 corpi della cappella, quello dedicato al clero e quello dedicato ai fedeli, era posto prima della cantoria. In seguito verrà spostato dopo la metà del Cinquecento. Dunque questi erano gli spazi da decorare su indicazione del Papa con storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. E questo era un progetto proprio del Papa, di un Papa colto che scrisse questa enciclica De Sanguine Christi, dove lui voleva affermare proprio questo parallelismo tra la figura di Mosè, come Mosè portò in salvo il popolo eletto, e così Cristo salvò l'umanità, redense l'umanità. Su queste pareti si doveva svolgere il grande racconto, la parete sinistra. Qui verrà, tra parentesi, verrà il giudizio universale di Michelangelo, giusto per orientarci, c'è l'altare, c'erano ancora 2 finestre che poi Michelangelo coprirà. Allora, sulla sinistra le storie dell'Antico Testamento e sulla destra quelle del Nuovo Testamento con la vita di Gesù. Questa è un'altra ipotesi di come potesse essere, perché la volta poi doveva avere un cielo stellato, il cielo stellato che fu eseguito dal pittore Pier Matteo d'Amelia. Ecco, vedete qui non è stata corretta la balaustra perché la ricostruzione è stata fatta su una fotografia attuale, ed ecco la balaustra che è stata spostata dopo la cantoria. Quello che abbiamo visto prima stava qui e qui è stata spostata. Come vedete qui ho ipotizzato al posto del giudizio universale 2 affreschi di Perugino,
che non, cioè non è che non esistono più, esistono, perché sono dietro al giudizio universale. Michelangelo li ricoprì con una fodera di mattoni, non si parla di distruzione, e sopra questa fodera di mattoni realizzò il giudizio universale. Vi devo dire la sincera verità che nella mia esperienza, quando si era lì sul cantiere a lavorare, e anche prima nel corso del cantiere del grande restauro della volta e del giudizio, insomma, di Michelangelo, la tentazione, attraverso aperture che già esistevano sul giudizio universale, la tentazione di andare ad indagare con una sonda, con un boroscopio, con queste fibre ottiche, ormai c'era stata, non si è avuto il tempo, mi riproponevo di insomma, poterlo fare, perché quella sarebbe stata una delle scoperte epocali nella storia dell'arte. Però spero che in seguito si potrà ancora tentare di vedere, di poter percepire qualche cosa di questi affreschi che non vediamo più. Dunque, torniamo a noi. Il grande gruppo, la grande folla di artisti e comprimari giunge alla Cappella Sistina con dei precisi compiti, perché in 2 anni avrebbero dovuto decorare tutto. Immaginate che tipo di organizzazione, cosa poteva essere l'organizzazione di un cantiere così grande. Ciascuno di loro doveva aveva l'incarico di decorare in verticale ognuno dei riquadri che scandiscono le pareti della Cappella Sistina. Qui al centro si sarebbero realizzate le storie, eccole qua, qui, sotto dei finti arazzi, sopra le due immagini ciascuno di papi, e al culmine per finire appunto col famoso cielo stellato di Pier Matteo d'Amelio. La cosa che mi ha sorpreso, vi devo dire la sincera verità, nel corso del restauro del ciclo del 400 che seguì al grande restauro degli affreschi michelangioleschi, che comunque dovevano prevedere una continuazione, appunto, con il restauro di tutta la cappella, ivi compreso la cantoria, il grande stemma marmoreo, un monolite, l'abbiamo visto nell'immagine di introduzione, un qualcosa di sorprendente per quell'epoca, come siano riusciti a issare questo enorme stemma policromo, e dunque è stato restaurato anche lui, e tutta l'organizzazione, tutta la sintassi, diciamo, decorativa di queste pareti. Dunque gli affreschi, i panneggi, che non erano originali, ma sono stati ridipinti nel tardo Cinquecento, la cantoria, ma come dicevo, ciò che mi ha sorpreso di più è che i pittori decorarono tutto fino all'ultimo registro, persino il cosiddetto battitacchi, l'alzata del sedile marmoreo che circonda il perimetro della cappella. Decorarono in affresco, e se ne vedono qui alcune parti superstiti, decorarono in affresco persino l'alzata del sedile. La cantoria è poi un mondo a sé. Pensate che ogni colonnina è diversa, ciascuna colonnina è diversa dall'altra, le decorazioni cambiano per ciascuna colonnina.
Al suo interno ci sono delle decorazioni a finti tendaggi completamente graffiti da firme. Sono stati fatti degli studi proprio sui nomi di queste persone che hanno lasciato impresso, no? La loro identificazione. Il dottor Pichman ne ha studiati, ne ha identificati moltissimi, tutti cantori della Cappella Sistina, perché il coro della Cappella Sistina è esistito al tempo di Palestrina, insomma, no? E addirittura è riuscito ad individuare uno dei nomi più importanti, che è Josquin des Prez, il famoso musicista che è stato anche Kapellmeister proprio del coro della Cappella Sistina. Eccola qui la sua firma, J-S-Q-U-I. E questo è una piccola tra le sorprese, piccola grande, tra le sorprese che ci ha riservato anche un luogo che apparentemente secondario come quello della cantoria. Gruppi nutritissimi, sicuramente sappiamo che questi artisti avevano botteghe attive, non per niente furono chiamate a corte dal Papa, botteghe attive composte dal maestro, dagli aiuti e da tutta una serie di maestranze complementari come macinatori di colore, che è una delle figure più importanti al tempo di quel periodo particolare, ma questa figura del macinatore accompagnerà un po' tutta la storia tecnica, perché fin quando non sono stati inventati i tubetti, il colore doveva essere mesticato alla bisogna, a seconda se si utilizzava per l'affresco, per l'olio, per la tempera, eccetera, eccetera. E oltre ai macinatori, garzoni, allievi, non so, muratori per tirar su gli intonaci, carpentieri per le impalcature, legnaioli, cordaioli. Immaginate il vociare in diversi idiomi regionali, perché erano pittori che provenivano da botteghe umbro-toscane. E allora inizia il grande cantiere, che doveva avere un'organizzazione spaventosamente rigida. Si tratta di affresco, perciò noi non ci dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di affresco. Una tecnica che non sopporta la cattiva organizzazione, deve essere tutto perfettamente coordinato. E dunque, da questa macro fotografia possiamo individuare la natura dell'intonaco da questa lacuna. Chiaro, poi sono state fatte indagini scientifiche, eccetera, però io preferisco presentare queste immagini così raccolte dal vivo, senza astrarle in rappresentazioni scientifiche. Insomma, ecco, guardiamo ciò che io ho visto. Da questa lacuna molto piccola, però, possiamo individuare la tipologia di intonaco. Allora, qui stiamo parlando di botteghe umbro-toscane e in quelle zone si usa fare l'intonaco con calce e sabbia. Da Roma in giù si usa invece una roccia vulcanica chiamata appunto pozzolana, che non ha una granulometria così uguale fra le parti, ma differisce con degli inclusi più o meno grandi.
Vi assicuro che in un primo momento, osservando queste lacune, la composizione dell'intonaco, c'è sorto sempre qualche dubbio, un intonaco levigato in una maniera tale che solo quello di Calce e Sabbia poteva essere lavorato in quel modo. E invece poi certamente, confortati dalle indagini scientifiche, il risultato è essere calce e pozzolana, perché l'approvvigionamento a Roma proviene dalle cave vulcaniche dei laghi Sabatino, eccetera, eccetera, insomma da queste zone qui. E allora ci deve essere stata una operazione maniacale nel setacciare la pozzolana al punto tale da farla diventare fina e uguale nella granulometria, da farla diventare quasi come la sabbia, in modo da ottenere una superficie perfettamente omogenea. Dunque, se un intonaco di calce e pozzolana, e le proporzioni cambiano tra la calce e sabbia e la calce pozzolana, lo saprete, non mi dilungo in spiegazioni troppo tecniche, furono ripartiti gli spazi. Lo abbiamo visto già nel cantiere del XII secolo di San Giuliano, ed ecco qui la prova provata, evidente, chiara, della battitura di un cordino verticale. Eccola qua, vedete, questo è il segno del primo asse che si tracciava per poter dipingere. Guardate questa in orizzontale, come ci parla esattamente della procedura che abbiamo spiegato ieri. Questa polvere che battendo viene rilasciata dalla corda e si sparge poco a poco intorno all'intonaco. Però c'è un'osservazione, giustamente, questa non è una battitura di cordino sull'intonaco, perché come vediamo la pittura già è stata eseguita. Questa è una riproposizione del cordino, di una linea orizzontale che era stata coperta da una prima stesura, dunque questa non è l'impostazione iniziale, è una ribattuta del cordino, perché essendo scomparsa la linea orizzontale, specialmente per la rappresentazione di partiture architettoniche, si doveva mantenere un certo parallelismo, una certa ortogonalità, e allora se si perdeva nel coprire gli strati di intonaco, se si perdeva questa traccia, soprattutto se non era incisa, a volte si ricorreva alla ribattitura per ritrovare il punto di riferimento sul quale tracciare le nostre linee. Ecco ancora un asse, questo asse verticale invece è inciso, è ricavato con un'incisione diretta, e se notate bene è molto evidente il punto, il buchino di puntamento del compasso che è servito per voltare l'arco. Eccolo qua. Siamo in presenza di una maniacalità nell'esecuzione dei particolari che piano piano nel corso dei secoli si andrà, diciamo, non perdendo, non mi piace dire perdendo, si andrà dimenticando perché cambieranno gli stili, cambieranno i modi di concepire la pittura a fresco, ma anche il modo di rappresentazione. Ma in ogni caso le scene del 400, qui siamo sulla scena del Mar Rosso che si richiude
per volere di Mosè, perciò di Dio, si richiude sull'esercito del faraone, facendoli annegare. E si svolgono, le nostre scene si svolgono sempre su diversi piani che rappresentano la cronologia dell'evento. Normalmente abbiamo primi, secondi e terzi piani. Il primo piano è l'ultimo evento. Nei secondi e terzi piani si narrano le storie. Un esempio per tutti, molto semplice, l'Adorazione dei Magi di Simone Martini, si vede la capanna della Natività in primo piano e sul fondo piccolini, gli stessi magi rappresentati in primo piano, ma piccolini perché quello è un tempo remoto, stanno arrivando e si realizza che sono arrivati solo perché sono figure in primo piano. Torniamo al nostro secondo piano. Guardate con attenzione il paesaggio evidenziato. Nella fotografia a luce radente notiamo una ricerca ossessiva del particolare e siamo in secondo piano. Qui diciamo che potremmo essere a un'altezza di 8-9 metri da terra, per una misura di un paio di metri di tutto questo paesaggio. Guardate le architetture di questo paesaggio di fondo come sono ricercate, capite, costruite. Guardate, persino gli archi, i doppi archi, lesene, cornicioni, guglie, campanili, cupole, tutto è rappresentato allo stesso modo, si presta la stessa attenzione a qualsiasi piano. Questo è molto interessante. Botticelli, le tentazioni di Cristo. Concentriamoci sull'edificio centrale. Questo edificio non è altro che l'ospedale di Santo Spirito che è a Roma, eccolo, nella realtà oggi, ed eccolo nella rappresentazione botticelliana. Perché l'ospedale di Santo Spirito? È un edificio che vuole rappresentare il Tempio, perché avete visto come il diavolo tenti Gesù, eccolo qui, dice il Vangelo lo portò sul pinnacolo più alto del Tempio e lo invitò a gettarsi. Adesso non vi faccio una lezione di esegesi evangelica. Comunque il racconto è questo. Dunque l'ospedale di Santo Spirito rappresentato come il Tempio di Gerusalemme, ma l'ospedale di Santo Spirito del 400 a Roma, parallelo a Via della Conciliazione, che si vede anche dalla sponda del Tevere, fu voluto e costruito da Sisto IV della Rovere, dal Papa Sisto IV, e accoglieva, era proprio l'ospitale che raccoglieva gli infermi, i malati, i poveri che non potevano. Cioè addirittura se andate a Roma e passate da Via della Conciliazione a questa via parallela, c'è persino una ruota dove venivano lasciati o i neonati oppure venivano portate delle vivande, degli approvvigionamenti. Questa ruota girava per comunicare con l'esterno. Ma questo edificio, lo vedete in rosso e blu, abbiamo rilevato tutte le incisioni che sono state messe in atto per costruire proprio l'architettura di questo edificio. Sembra il progetto originale messo su carta. E tutto questo si svolgeva sul muro, e perciò sull'intonaco, molle, appena steso. Teniamolo sempre in considerazione. Andiamo su Perugino, la consegna delle chiavi, un altro episodio, e notiamo questo arco di Costantino. Un arco di Costantino alto 2 metri, ecco la foto del metro. In questo arco abbiamo, scusate, quello era l'arco di Costantino, questo invece
è un'altra rappresentazione di un edificio a pianta centrale che io vi ho portato per accentuare ancora di più. L'arco di Costantino mi serviva per le proporzioni. In questo caso io invece ho fatto una zoomata proprio su questo particolare del tetto, perché possiamo capire quanto fossero scrupolosi quegli artisti. Perché? Leggiamo questa fotografia a luce radente. Abbiamo il perimetro, i lati del tetto incisi con incisione diretta con uno strumento di un certo calibro. All'interno di questa parte di tetto sono state realizzate le tegole con una suddivisione degli spazi, un punto qui, un punto qui, un punto qui, un punto qui e poi sopra, e tirate delle linee di ripartizione, e queste linee, per non disturbare la delicata esecuzione a pennello di queste tegole, queste linee sono state eseguite con la graffitura diretta, ma utilizzando uno strumento più piccolo di quello che era servito per tracciarne i lati. Uno strumento come se si cambiasse la mina ad una matita, come se si usassero matite di due mine diverse, quella più tracciante per il perimetro e quella più delicata, più dura, una HB per comprenderci, invece per ripartire gli spazi interni. Riusciamo adesso piano piano a entrare in questa mentalità, io la chiamo una pittura intellettualistica, ma la somma della meticolosità sta nella rappresentazione delle chiavi che Cristo consegna a San Pietro. Lo vedete nel particolare in piccolo. Questa è la localizzazione, queste sono le due chiavi alte, la cui impugnatura è alta 9 centimetri. Teniamo sempre presente le proporzioni. All'interno di questi 9 centimetri cosa ha fatto l'artista per ricavare la quadrilobia delle chiavi? Cosa ha fatto? Punta il compasso, fa un primo cerchio, eccolo qui, ripunta il compasso in 4 punti e ricava i lobi. La stessa cosa avviene per l'altra chiave. C'è poco da commentare. Siamo a distanze che tutto sommato per noi persone del 2018 è difficile immaginare che a una distanza tale qualcuno si possa mettere a costruire su un intonaco fresco una impugnatura di una chiave di 9 centimetri in maniera così pedissequa. Torniamo ecco al nostro arco e oltre alla costruzione così maniacale di alcuni particolari, e poi l'artista metteva del suo quando doveva fare dei particolari di getto. E questo è uno di questi particolari. Guardate quanto è piccolino, sono 20 centimetri che io ho ingrandito qui, dove c'è questa rappresentazione di Vittoria alata, realizzata sull'intonaco, perché questo è l'intonaco che serviva da mezzotono, utilizzando esclusivamente 2 toni, il bianco San Giovanni a calce, e il bruno o il nero, il bruno e il nero, il bruno 3 colori, non 2, il nero e il bruno, giusto per quella ombra. In questo modo lui ricava il rilievo
come si usa dire nella terminologia tecnica, alla prima. Torniamo ancora al nostro arco, indaghiamo ancora di più un'immagine che abbiamo già visto ieri, della quale vi ho accennato, di questa statuina, alta anch'essa 9 centimetri, riprodotta in maniera tale, ve lo ricorderete, da apparire dorata. Strato di bianco sul quale si è dato il giallo trasparente. Ma va oltre, ma si va oltre, perché qui abbiamo una piccola statua lassù di un dio rappresentato in forma così, con le braccia, che sul piedistallo, uno degli dei pagani, probabilmente, alto 2 centimetri, anch'esso realizzato con la stessa tecnica della Vittoria alata che abbiamo vista prima, bianco, nero e bruno. Oltre alla trasposizione chiaramente con le incisioni, il trasferimento principe per le figure a quel tempo era attraverso lo spolvero, il cartone bucato. Anche lì abbiamo delle attenzioni del tutto particolari. Concentriamoci su questa scena, l'ultima scena degli ultimi atti della vita di Mosè, attribuito a Perugino, e vedremo in seguito, lo indagheremo ancora di più. Intanto, come si dice, l'incarico era stato dato a lui per rappresentare questa scena. Ma concentriamoci su 2 personaggi, Mosè che sta sul monte e l'angelo gli indica la terra promessa che lui non vedrà mai, perché ecco, lo vediamo qui, poi morirà, perché lui scende dal monte Ararat, eccetera, eccetera, per comunicare al popolo il raggiungimento della meta. Benissimo. Vediamoci queste 2 figure. Mosè, il piccolino, in secondo piano, e questo personaggio, un componente delle tribù ebraiche, in primo piano. Perché? Perché anche nello spolvero abbiamo lassù, sul Mosè, l'esecuzione di una mano che misura 7 centimetri, l'esecuzione di uno spolvero ravvicinatissimo, eccolo qui, lo vediamo qui. Dunque una mano di 7 centimetri, allo stesso modo, torniamo al personaggio sulla destra, allo stesso modo lo spolvero è raffinatissimo anche in una mano più grande. Verosimilmente le figure in primo piano sono di 1,5 metri circa. Una piccola parentesi. Ripensando, no, all'organizzazione di questo cantiere, ma gli accordi dovevano essere precisi, per tutti. Ognuno doveva mantenere le proporzioni delle figure della stessa misura. Ognuno doveva mettersi d'accordo, cioè ciascun pittore si doveva essere parlato prima per definire perlomeno, quando compare l'orizzonte, a che altezza tracciare la linea dell'orizzonte, quanto dovessero essere le figure di secondo piano, come dovevano essere vestiti i personaggi principali delle tue scene, là dove compare Mosè, come compare Cristo, per la sua identificazione, gli si dovevano attribuire dei colori comuni per tutti.
Dunque non solo un'organizzazione tecnica assolutamente efficiente si doveva mettere in atto, ma ci devono essere degli accordi ben precisi. E a me viene in mente, ma quando è stato fatto questo? Ma è possibile che non è sopravvissuto niente? Nulla di tutte queste riunioni. E come comunicavano Botticelli, Perugino, Cosimo Rosselli, Ghirlandaio? Come comunicavano? C'era internet? C'era il telefono? Cioè, come ci si metteva d'accordo? Dove avvenivano queste riunioni? Ci sarebbe tanto da studiare, trovare magari rapporti epistolari, ulteriori disegni che non si hanno più. Ci saranno stati dei bozzetti preparatori, ma tutto questo fa capire la qualità della preparazione delle botteghe del tempo. Perché noi siamo abituati a pensare agli artisti come li percepiamo oggi, ma non è che lì c'era il momento dell'ispirazione. Bisognava lavorare, bisognava produrre, si dipingeva di tutto, dai grandi affreschi alle tavole, agli stendardi devozionali, agli scrigni, gli scranni, le cassepanche, tutto. Era una produzione, era una bottega di artefici, che poi noi abbiamo attribuito loro laurea di artisti, di geni, ed è giusto, ma c'era una disciplina e una tecnica di base profondissima, la cui preparazione durava anni. Ecco a confronto, tornando alla nostra tecnica, ecco il confronto fra i due spolveri, tra una mano quasi a grandezza naturale e una piccola mano di 7 centimetri. Dunque la stessa attenzione per realizzare lo spolvero. Non è che la mano più grande si poteva fare con 4 buchini, no? Tutto doveva essere rappresentato pedissequamente. Torniamo al nostro Botticelli, perché anche lui non si smentisce. Lassù, quando Gesù ormai spinge via, dopo aver digiunato per 40 giorni nel deserto e gli angeli poi gli portano il cibo, ecco Gesù che scaccia via il demonio che lo aveva tentato, che era vestito da frate. Infatti, vedete che abbandona l'abito talare, eccolo che era vestito da frate, vedete? Qui invece, precipitando, via l'abito, via la tunica, e concentriamoci su questa zampettina demoniaca. Anche lei presenta, anch'essa presenta lo spolvero, eccolo qui, minuto, siamo veramente a proporzioni infinitesimali. La grande attenzione e capacità di questi artisti risiedeva anche nel far rendere nel modo migliore l'impiego di alcuni colori. Concentriamoci su questa ultima cena di Cosimo Rosselli. Vedete come... scusate, abbiate pazienza. Volevo parlare di un'altra tecnica di trasposizione, che è quella dell'incisione, cioè della tecnica di incisione diretta, ripresa come
è stato per la ribattitura del cordino. Abbiate pazienza, ho avuto un attimo di confusione. Perché in questo abito, dove erano previste le riprese con del colore trasparente, che si chiama definito l'H, l'artista ha sentito la necessità, così come sul verde, di riprendere con l'incisione diretta il disegno, cioè di incidere il disegno per non perdere la traccia da realizzare. E di queste incisioni, poi ne abbiamo alcune che cambiano l'intenzione, cioè ci sono anche qui mutamenti di intenzione. Guardate nel Mar Rosso questo guerriero che ha la spada fuori dal fodero, impugnata, sfoderata, e in realtà invece la redazione iniziale era con la spada nel fodero. Eccola qui. E questo vi fa comprendere come in realtà ci fosse anche una certa libertà, no? Nell'interpretazione di alcuni particolari, magari quelli che non erano così significativi dal punto di vista iconografico. Ma adesso mi riallaccio al discorso che avevo anticipato, e cioè quello della grande sapienza nell'impiego dei colori. E iniziamo con un esempio che apre un discorso abbastanza articolato. Un esempio dell'uso del bianco connesso con il discorso della carbonatazione. La carbonatazione è quel processo, chiaramente, ripeto, che consente al colore di fissarsi per sempre sulla superficie. L'interazione fra l'aria e la calce dell'intonaco, questa reazione chimica, fissa per sempre sull'intonaco il colore. Quanto dura questa carbonatazione? Apparentemente si hanno poche ore, no? Lo sapete bene. L'intonaco tende ad asciugare, dunque bisogna essere piuttosto rapidi. Non si vede quello che si sta facendo, si dipinge al buio, perché sull'intonaco fresco i colori non rendono se non ad asciugatura avvenuta, dunque il giorno dopo, almeno. Ma quella è la reazione immediata dell'asciugatura, mentre si sa che può protrarsi anche per molto tempo, attenzione, anche per mesi in alcuni casi. Tutto dipende dalla stagione nella quale si dipinge, ecco perché preferivano fare i cantieri da fresco d'inverno. Tutto dipende dalle condizioni climatiche interne, dallo spessore del muro, dalla qualità della muratura, dallo spessore dell'intonaco. Variabili in questo campo ce ne sono un'infinità. Ma noi ci concentriamo proprio su questi due particolari, questi due bianchi che si vedono in questa scena attribuita sempre al Perugino e Bottega. Perché? Se notate, il velo di questa splendida donna, questo velo trasparente bianco, è una pennellata di bianco San Giovanni, applicato su quale colore? Sul verde malachite. Sotto c'è del verde malachite, il verde dello sfondo, del prato. Il verde malachite è un colore che non si dà a fresco. Si dà quando l'intonaco è asciutto. Dunque si dà a secco. Attenzione a questa distinzione, perché spesso io sento parlare è una pittura a secco, quando qualcuno vuole intendere a secco una pittura fatta con la tempera.
ma la definizione fa riferimento allo stato dell'intonaco, non alla tecnica. Si chiama pittura a fresco perché la parola stessa lo dice. È realizzata quando l'intonaco è umido. Si fa una pittura a secco, se mi riferisco all'intonaco significa che basta prendere il termine intonaco e metterlo tra le due lettere. A-S, pittura a intonaco secco. Perché altrimenti cos'è? Una pittura a secco è una pittura a olio, una pittura a secco, una pittura a tempera, uova, una pittura a secco. C'è un po' di confusione nell'uso di questo termine. Quando si parla di pittura a fresco, a secco si fa sempre riferimento allo stato dell'intonaco. Dunque, questo bianco è steso su un colore previsto per essere dato quando l'intonaco è asciutto. E allora come mai è risultato carbonatato questo bianco? Vuol dire che l'influsso della carbonatazione ha catturato, il processo di produzione ha catturato questo bianco anche qualche momento dopo la sua asciugatura. Non peraltro in quest'altro personaggio, dove l'impiego del bianco San Giovanni è identico per definire un velo trasparente, addirittura, guardate, in questo particolare, quel bianco passa su una lamina d'oro, passa su una doratura, e la doratura, come per alcuni colori, anche la doratura va fatta quando l'intonaco è asciutto, altrimenti non possiamo applicare la missione, il bolo, quello che sia. Anche in quel caso il bianco è risultato carbonatato. E queste immagini io le ho volute portare proprio per il piacere. È una super fotografia ingrandita di un particolare in secondo piano del battesimo di Gesù di Perugino. Guardate la qualità di questo lapislazzuli steso a secco. Perché steso a secco? Sì, il lapislazzuli sappiamo che raramente si può dare, c'è un sistema per darlo a fresco, ma in genere si utilizzava sull'intonaco secco. È perché passa sopra al disegno preparatorio. Questo è il contorno nero della testolina dell'angelo e questa pittura gli va a finire sopra. Anche qui, guardate questa pennellata così rapida, così viva, così attuale. Sempre in questo particolare in secondo piano del Perugino. Queste proprio ve le ho volute portare, ve le ho volute proiettare per il piacere di assaporare questi colori. Ecco, torniamo al discorso per il quale mi ero confuso prima. Qui siamo nell'ultima cena. Dunque, la capacità di questi pittori con i pochi colori a disposizione, ma di finalizzarli a seconda delle necessità di realizzazione. Concentriamoci su questi due azzurri della scena. Torniamo un attimo, ecco, sul cielo e sulla partitura geometrica del soffitto del cenacolo. Per ottenere un azzurro liquido, trasparente, aereo del cielo, l'artista qui usa il classico smalto, lo smaltino che si dà in affresco. Per far sentire invece un soffitto dipinto in azzurro, perciò un azzurro appartenente a una struttura non naturale ma eseguita dall'uomo, che l'uomo ha dipinto d'azzurro, allora in questo caso le partiture geometriche vengono realizzate con l'azzurrite, appunto questo azzurro steso a intonaco secco. Poi si utilizzavano anche
limitatamente, ma si utilizzavano anche degli altri medium, è chiaro, anche per dare l'oro, per dare delle finiture a secco si usavano delle colle leggere, e anche in alcuni casi la tempera a uovo, come vediamo nel giglio, in questo giglio, dove c'è una crettatura particolare, come vediamo nella manica, nello sbruffo della manica di questo angelo, questa particolare crettatura io l'ho riportata, l'ho confrontata con una stessa crettatura che vedremo poi nella lezione sul Pintoricchio. Questa è un'immagine qui in basso, questa immagine di Pintoricchio della tempera a uovo utilizzata nell'appartamento Borgia. Qui abbiamo la stessa identica crettatura della superficie pittorica definita migliarino, caratteristica proprio delle tempere a uovo, la ritroviamo sulle tavole normalmente quando viene utilizzata la tempera a uovo. Questo migliarino simile proprio alle crettature che si ritrovano sulle porcellane cinesi, evocano questa crettatura delle porcellane cinesi. Anche questa è un'immagine che a me personalmente ha emozionato, perché guardate nel Botticelli, in questo caos della scena, perché qui è una scena molto particolare, è la punizione di alcuni membri delle tribù ebraiche, non vi sto a spiegare, ve lo andate a leggere, la storia è la punizione di Core, Datan ed Abiram, ma guardate sul fondo di questa scena, signori, questo lo possiamo, se io isolassi, se io non vi avessi fatto vedere il contesto, potreste dire, chi è che potrebbe dire che questo non è Ottone Rosai? Cioè una pittura di un'attualità che a me, devo dire la sincera verità, spesso ha emozionato, ma è in affresco, non siamo su una tela. Cerchiamo sempre di portare continuamente alla memoria il fatto che questa è una tecnica, e molti di voi lo sanno, l'hanno fatta, di una difficoltà impensabile per i giorni d'oggi. Infatti oggi frescanti ce ne sono veramente pochi. Grandi botteghe, grandi organizzazioni, serialità a volte delle esecuzioni che noi abbiamo visto ieri, ma che oggi riproponiamo in un'altra forma, cioè nella forma dei modelli. Un campione dell'impiego dei modelli era il Perugino nella sua bottega. I lavori erano tanti, la committenza richiedeva consegne rapide, ed ecco allora che ci si industria nel presentare dei personaggi ripetitivi ma con proporzioni diverse. C'è una volta che rimpiccoliamo l'arcangelo, una volta che riprendiamo una testa di un altro personaggio. Sono tutti studi questi poi messi a punto e con il quale ho collaborato, perché dal restauro della Sistina abbiamo estratto informazioni di un certo tipo, con il quale ho collaborato, è il professor von Gertringen, colui che ha studiato proprio l'impiego dei modelli in Perugino. E dunque anche in Sistina, nella scena della circoncisione di Mosè, qui a destra, ho notato un certo parallelismo con un'immagine che mi si è presentata su una rivista nella quale si parlava del restauro della Porziuncola, che in quel momento stava restaurando la Tecnireco di Spoleto. Ho visto questa immagine ed ecco che mi è subito venuto in mente il puttino che è nella scena appunto di Perugino. Eccolo qua. Allora cosa abbiamo fatto? Me lo sono fatto, eccoli, vedete già a occhio una certa similitudine, mi sono fatto un lucido
una copia lucida di uno, a destra la Sistina, a sinistra, e l'ho portato, ho portato questo lucido a sinistra, ho visitato i miei colleghi e così abbiamo potuto confrontarlo sovrapponendo sia il grafico della Sistina che quello della Porziungola. La sovrapposizione ha portato a realizzare come questo personaggio nella Porziungola fosse stato un po' rimpiccolito, soprattutto nella parte bassa. Alcune cose corrispondevano, ma in realtà ha subito, come abbiamo visto anche per gli studi di von Gertringen, come da prassi Perugino in alcuni casi restringeva il cartone, il modello che poi diventava cartone, che si portava un po' in giro per i suoi cantieri. Facciamo adesso, ripercorriamo un esperimento che ho fatto personalmente. Qui siamo in quel nimbo del quale vi ho parlato prima, dove c'era quello splendido lapis. Ecco, concentriamoci su questo nimbo. Cosa ho fatto? Ho visto che tutte queste testine di cherubini, di questi cori angelici, avevano bene o male un qualche cosa, vedete, un qualche cosa di simile fra loro, proprio questo a ore 1 e questo a ore 10, a ore 11, questo a ore 9, questo a ore 3, eccetera, eccetera. Ne ho presi 2, eccoli qua, fatto il lucido, girato, capovolto il lucido e presentato sull'altro, e come vedete, prendendo l'immagine originale di destra e capovolta, ci rendiamo conto come sia praticamente identica. Anche gli angeli ai lati, se li capovolgiamo, potete vedere che provengono dallo stesso modello. Botticelli. Sul famoso fondo della scena movimentata sono presenti questi galeoni, gli stessi galeoni che troviamo in una cassapanca della Fondazione Cini a Venezia, attribuita a Botticelli. Guardate la similitudine, praticamente persino l'attrezzo del cantiere navale è identico. Tutte le grandi realizzazioni come questo imponente cantiere della Cappella Sistina, chiaramente, nella fase finale doveva prevedere un processo di controllo, aggiustamento una volta sponteggiate alcune parti. A proposito del ponteggio, insomma, ci sono diverse ipotesi. Personalmente, a tradizione orale, ricordo il mio primo direttore dei Musei Vaticani, il professor Redig de Campos, che, grande studioso della pittura e dei palazzi pontifici e del Rinascimento in genere, che personalmente ipotizzava delle impalcature comunicanti, cioè la Cappella Sistina a una certa altezza fu chiusa con un unico ponteggio dove i pittori potevano comunicare, spostarsi fra loro senza scendere e risalire dalle impalcature. Però era un'ipotesi. Non vedo probabile l'uso di ponteggi con ruote, sinceramente, perché forse potevano creare più difficoltà che altro. Immaginate quanta gente si doveva muovere.
Tant'è che comunque, ecco, qui come potete vedere in tutti gli affreschi, all'imposta della cornice marmorea, che ha un discreto spessore, sono stati trovati i cosiddetti, in termine tecnico, si chiamano sergozzoni, cioè le buche pontaie. Cioè, lì dentro ci devono essere dei pali che trattenevano o permettevano o trattenevano delle impalcature mobili, oppure permettevano la tessitura delle tavole per i ponteggi. Torniamo al nostro discorso. Allora, perché una volta tolti i ponteggi oppure abbassati dei livelli di ponteggio, si doveva dare uno sguardo generale per vedere se tutto funzionava secondo una progettazione iniziale. Perciò poteva essere l'occasione anche per dare degli aggiustamenti, per vedere come avesse reso questa pittura a fresco. E se noi vediamo, ecco, questa è la scena della quale vi parlavo prima, dove era il modello di Puttino riportato alla Porziuncolo. Benissimo, allora concentriamoci su quel particolare laggiù in fondo, perché spero lo possiate vedere abbastanza bene. Sì? Ecco qua, abbiamo questa goccia strana che cola, questa goccia bianca che cola sull'azzurro. Quell'azzurro del profilo montagnoso, collinare, è stato fatto per primo. Dunque si iniziava, cioè il cielo è stato fatto la prima stesura, poi si passava al profilo collinare, gli affreschi si fanno sempre procedendo dall'alto verso il basso. Se lì è presente una goccia, vuol dire che questo cielo bianco ha subito un adattamento per il quale questo colore per gravità è sceso e ha coperto l'azzurro. Lo possiamo vedere anche dalla qualità qui in fondo del bianco, che appare leggermente desquamato, un po' crettato, indice insomma che che ha trovato già una superficie non completamente assorbente, per modo di dire, ma non completamente pronta per poterlo accettare. Dunque se questa goccia è scesa sull'azzurro, significa che potrebbe essere stata un'operazione di revisione. Ciò che è certo è che i due affreschi affrontati, cioè la consegna delle chiavi e la punizione di Core data Abiron, Perugino e Botticelli, di sicuro hanno subito un rifacimento, una riesecuzione, una sovrapposizione dei due pavimenti. Il primo, quello del Perugino, lo possiamo notare da queste fotografie, perché guardate l'accumulo di bianco intorno a questa figura. Guardate, addirittura si è dovuto passare un pennello, vedete, in orizzontale per non coprire i capelli già realizzati di questo personaggio. Ulteriore prova, ecco, è queste cadute di bianco per un colore dato forse con troppo spessore. Ulteriore prova, eccola qua, guardate come la pennellata scontorna la mano e le chiavi, e ha questo aspetto, passatemi il termine, un po' gessoso, perché è dato con una certa consistenza, perché c'era l'intenzione probabilmente di dover coprire qualche cosa. Ecco, guardate anche questo piede, vedete come il bianco copre un'ombra che era stata progettata in un primo tempo, la barba progettata in un primo tempo, qui abbiamo una correzione che copre addirittura
i peli della barba. In fase di restauro, su questa scena è stato rilevato un frammento di verde malachite. Questo ha fatto ipotizzare una composizione simile a questa che abbiamo nel Pintoricchio a Spello, nella Cappella Baglioni, dove il tempio è separato dal pavimento da un prato verde. Probabilmente il Pintoricchio aveva portato con sé il ricordo di quella che doveva essere la redazione iniziale di quella scena, con un tratto, con una sezione, un settore proprio di verde, di prato verde. E anche nell'affresco affrontato, quello di Botticelli, abbiamo la stessa correzione sul pavimento, il quale doveva essere in un primo momento un po' tutto di questo colore morello misto così a del bianco, che poi è stato, guardate come sono infatti evidenti le crettature che scoprono il colore iniziale rosato nei confronti di questo bianco che è stato dato dopo. Altri cambiamenti abbiamo insomma, trovato, guardate per esempio questo particolare di un personaggio che ha un vestito di 2 colori, in realtà questo è un colore, il colore verde dato sopra ad una veste rossa, e questa veste rossa era completa perché persino le chiusure, i bottoni, le cuciture erano state dipinte con intento finale, cioè con luce, ombra e rifinitura, ma in un secondo tempo ci si è ripensato e il personaggio è stato vestito con un abito verde. Questo probabilmente è intuibile, è verosimile immaginare che 2 personaggi rossi nello stesso piano avrebbero forse creato confusione, oppure, attenzione, questi sono tutti personaggi realmente esistiti, molti di essi, e questo con l'abito rosso poteva essere un dignitario identificabile attraverso l'abito rosso e il quale si poteva anche in un certo senso lamentarsi per essere stato messo accanto a un personaggio secondario col suo stesso abito. Sì, questo è... Qui abbiamo la summa, in realtà, del concetto di rappresentazione di questo immenso ciclo pittorico. I pittori del Quattrocento realizzavano le loro opere immaginando di essere nella scena, di partecipare alla scena come cronisti, come osservatori, come reporters. Dovevano riportare, dovevano annotare tutto ciò che accadeva intorno a sé. Dunque, immaginandosi nella scena con le spalle a chi guarda la scena, logicamente appuntavano tutti i più minuti particolari di ogni soggetto. Guardate questo paggio dove abbiamo la sua immagine tutta a fuoco, tutta contrastata signi e mini particolari, partendo dalla piumetta sul cappello con il suo cabochon, e qui i capelli, gli occhi, tutti i punti sono a fuoco. Concetto diametralmente opposto a quello che metterà in campo Michelangelo nella volta. Michelangelo è stato allievo del ghirlandaio e quando si deve cimentare con la sua volta ha bene in mente quanto a quell'altezza non si possa percepire tutto ciò che si fa, ed era anche tutto sommato inutile farlo, perché sarebbe sfuggito. E per questo
si immagina di dipingere dal pavimento con un lungo pennello sulla volta. In quel modo tocca le parti più rilevate, utilizzando un obiettivo fotografico ante litteram, cioè lui usa la stessa tecnica che si usa nella fotografia. Guardate queste immagini di Pietro Mascagni, l'occhio fotografico mette a fuoco i punti più vicini, il resto, i secondi e i terzi piani, come fino a qua giù, sono completamente sfumati. La stessa cosa mette in campo Michelangelo. Se noi facciamo l'esercizio di socchiudere un po' gli occhi, di stringere un po' gli occhi, concentrandosi sulla figura di Michelangelo, ci rendiamo conto come tutto si ricompone, come il volume ci appare perfettamente realizzato. E invece Michelangelo colpisce con il pennello intenzionalmente solo le parti più rilevate: il capo, la fronte, il naso, il mento. Dunque, ripetiamo, questa maniacalità dei pittori del Quattrocento tocca il suo culmine quando in questo giovane, rappresentato in un affresco del Perugino, il pittore addirittura con un pennello fatto probabilmente di 2 o 3 peli riesce a far muovere i capelli biondi di questo ragazzo, di farli muovere, mossi ipoteticamente da un alito di vento, e traccia questi capelli gialli, eseguiti con il giallorino, li traccia su un fondo del personaggio che gli sta dietro, un fondo azzurrite, dunque dato a intonaco secco, eppure quei capelli risultano carbonatati. Come ghirlandaio anche osserva, è nella scena, sta con i personaggi, dunque riesce a contare persino le ciglia dei personaggi, realizzandole una per una, con del nero vite applicato a secco. E qui si apre il campionario dei gioiellieri. Guardate l'attenzione nel rappresentare queste meraviglie, potrebbero essere spunto veramente per scuola orafa anche di oggi, ma questo è uno degli aspetti della lettura che si può fare del mondo quattrocentesco nella Cappella Sistina. Vedremo come verranno rappresentate poi altri generi di oggetti, di cose, di piante. Tutto era rivolto alla realizzazione del vero più vero. Un vero più vero che si esprime anche nelle stoffe. Come fare a dare la sensazione delle stoffe a fresco? Guardate il gonnellino di questo paggetto di ghirlandaio. Questo è velluto bordato, potrebbe essere raso questo, però è velluto bordato di raso, e noi avvertiamo che è velluto bordato di raso, dipinto in affresco. Così come la calzamaglia fa avvertire una leggera piega sul ginocchio, la calzamaglia del paggio, questa leggerissima piega formatasi sul ginocchio, realizzata con una tenue velatura di colore grigio. E ancora, Perugino e i suoi, come abbiamo visto già, il bellissimo velo, quando si deve realizzare una trasparenza, e questa è una delle donne delle tribù ebraiche, nella sua beltà, ricoperta da una tunica trasparentissima, una tunica che fa trasparire
il colore del corpo, ma il colore del corpo è il colore dell'intonaco, non c'è colore in quel corpo. È il colore dell'intonaco trattato con poche pennellate per realizzare le anatomie e ricoperto di questo bianco San Giovanni trasparente, mentre quando vuol far sentire la pesantezza di un panno di lana, ecco che il bianco San Giovanni è applicato in maniera consistente, corposa, tant'è che gli si solleva, gli si desquama un po', perché ha troppo corpo. E qui incomincia il discorso di Cosimo Rosselli, un pittore del tutto particolare, lo incontreremo spesso adesso nella Sistina. Lui però non è molto versato, diciamo, in grado di far sentire la natura della stoffa, perché si dedica esclusivamente alle decorazioni. Le stoffe non le fa sentire, ma le decora. Comunque con delle decorazioni come questa, che fanno invidia, insomma, ai maggiori stilisti di oggi. Guardate la modernità della decorazione di questo mantello. E qui mi smentisco, ma non è vero, perché in realtà, sempre in questa ultima cena attribuita a Cosimo Rosselli, vedremo in seguito che lui ha con sé tutta una serie di aiuti. E uno di questi aiuti, probabilmente di formazione fiamminga, guardate come riesce invece ad imitare il tessuto di fiandra della tovaglia posta sulla tavola dell'ultima cena. Questa è la tovaglia dipinta a fresco e questa è una fotografia che ho fatto a una tovaglia di tessuto di fiandra reale. Cosimo Rosselli comunque ci meraviglia con le sue piante maniacalmente, anche in questo caso, perché qua si tratta di maniacalità, rappresentate e delle quali sono state individuate da un studioso uno studioso di botanica, sono state individuate più di 25 specie di piante pedemontane. Qui c'è la ginestra, vedete a destra. Dunque, avete visto quante forme di rappresentazione potevano mettere in campo questi straordinari artefici, ciascuno chiaramente col suo campo di interesse e con la sua cultura. Ma il cantiere sistino ha rappresentato anche una straordinaria palestra di esecuzione per personaggi standard e non. Che intendo? È chiaro quando si deve rappresentare San Pietro, quando si deve rappresentare gli Apostoli, quando si deve rappresentare Gesù, bene o male si attinge al repertorio tradizionale. Ecco, per esempio qui vediamo due apostoli del Perugino che chiaramente sono degli standard, sono dei modelli, anche se per esempio Gesù e Mosè vengono rappresentati in modo simile ma comunque con alcune differenze. Questo è il Gesù di Perugino, questo è il Gesù di Cosimo Rosselli, vediamo quella prima, questo era il Gesù di Perugino sempre dall'altra parte. Io dico Perugino ma non è lui che l'ha realizzato, lui e chi per lui. Questo è il Mosè, invece Mosè questo di Botticelli, sì. Mosè di Botticelli, cambia, vedete, il colore del vestito che poi dovrà essere sempre, ripetuto. Allora, il Gesù di Cosimo Rosselli, completamente biondo, altri standard sono Giuda,
per esempio, che qui Cosimo Rosselli lo sistema proprio in una composizione che più tradizionale non si può. Ce ne sono altre di composizioni dell'Ultima Cena dove Giuda sta praticamente come davanti all'Inquisizione e il cattivissimo traditore viene, oltre che identificato per la posizione fuori dal consesso, viene identificato persino con questo diavoletto che gli sussurra e gli suggerisce all'orecchio il tradimento. Questa comunque è una citazione dal Vangelo e il diavolo entrò in lui. Però questo è un modo di rappresentare Giuda piuttosto arcaico, un po' démodé già per quei tempi, perché c'è chi è già avanti nella rappresentazione di Giuda, in una maniera abbastanza teatrale. Guardate come si individua nella scena attribuita a Perugino e i suoi, si individua Giuda semi nascosto fra gli altri apostoli, sembra disinteressarsi a ciò che sta avvenendo. Ma lo identifichiamo da questo terrificante viso. Lui vi sta guardando e vi fa capire con quegli occhi mefistofelici che comunque nella sua borsa già ci sono i 30 danari. Scusate un attimo, vi volevo far vedere, ecco, se voi guardate il particolare, lui ha la mano nella borsa e tasta questi danari che già ha ottenuto per il tradimento. Facciamo un attimo una piccola soffermiamoci un po' su questa bocca, questo particolare, questa macro di Giuda. Vi rendete conto come l'artista, che qui per me è Luca Signorelli, dai tratti che vedremo, dal modo di dipingere, dal ductus pittorico, ma vi rendete conto come l'abilità dell'artista... apro una piccola parentesi, tutti sappiamo che le parti più difficili per un pittore le parti più difficili da realizzare per un pittore sono mani, piedi e la bocca di 3/4. La bocca di 3/4 ha una costruzione prospettica di una difficoltà impensabile. Eppure guardate qui l'artista come fa sentire l'apertura di questa bocca con una semplicissima pennellata, sottilissima. Ma lo fa per sé, lo fa perché così deve essere. Perché tanto a quella distanza questa pennellata l'ho potuta percepire io, stando a 10 centimetri di distanza, stando praticamente aderente alla pittura. Così come gli occhi. Osservate come lascia questo piccolo spazio di intonaco, un colpo di bianco, intonaco velato con del nero, iride nera. Ecco, questa è pittura di alta scuola. Torniamo agli standard. Dunque abbiamo visto Giuda, 2 modi di rappresentazione, il più arcaico il primo, avanti, oltre il secondo, teatrale. Ma gli apostoli stessi possono avere comunque delle connotazioni, oltre a essere standard, delle connotazioni emozionali, devo dire, perché qui abbiamo la scena di ghirlandaio di Cristo che chiama i primi 2 apostoli, i fratelli Andrea e Giovanni, e guardate gli occhi
pur di uno standard, pur di un personaggio di maniera. Guardate gli occhi di Andrea commossi, lucidi dalla commozione per essere stato chiamato per primo. Non è che si può rappresentare la commozione. Come si usa dire? Sono gli occhi che parlano. Ma l'artista è riuscito con questa sua liquidità data all'occhio a rendere persino in una tecnica come l'affresco la possibilità di un sentimento trasmesso dagli occhi. E poi abbiamo Botticelli con la sua teatralità. Questi, i due a sinistra, sono degli standard. Questo probabilmente è in un'altra scena però, questa è della scena di Mosè e le figlie di Jetro. Botticelli ha la capacità di mettere la persone a testa in giù, fargli gonfiare le gote, distorcerli nelle espressioni. Qui abbiamo la persona, il Madianita colpito da Mosè che lo scaccia dal pozzo dove si stavano abbeverando, stava abbeverando il gregge delle figlie del sommo sacerdote e gli dà un colpo in testa, lo ferisce il sangue. Dunque vedete qui la drammaticità di questa espressione, e molto probabilmente questo non è uno standard, ma potrebbe essere già un ritratto. Ritratti che probabilmente dovevano essere stabiliti a priori. Insomma, lì la corte pontificia era piuttosto numerosa, i personaggi anche storici erano tanti a quel tempo. Dunque si riservavano gli spazi per rappresentare di volta in volta chi doveva essere rappresentato e forse anche chi disponeva di somme a un certo prezzo per poter essere inserito in una rappresentazione storica, tant'è che a volte poteva sfuggire e non veniva rappresentato, e questo è il segno di una giornata, è una specie di fantasma che compare nell'affresco di Ghirlandaio, che a me piace pensare, ma è pura fantasia. È una giornata che doveva rappresentare un personaggio che o c'è stato un cambio nella redazione, oppure questo personaggio non ha pagato. Insomma, ecco, può essere anche questa una delle ipotesi più fantasiose. I ritratti continuano, questi non sono degli standard. Il gruppo delle donne, data la loro differenza e attenzione, bellezza, sono straordinari. Questa è una delle fanciulle di Botticelli, queste sono fanciulle del Ghirlandaio, questa è una fanciulla probabilmente questo è Bartolomeo della Gatta, probabilmente, negli affreschi di Perugino. Dunque una ritrattistica che comporta anche delle notazioni di carattere temporale, che io nel mio libro ho intitolato nel capitolo La Cipria di Botticelli. Perché la Cipria di Botticelli? Allora guardiamo, riprendiamo la storia. Mosè va sul monte, il roveto di fuoco, ok, benissimo, riceve l'incarico da nostro Signore di salvare il popolo, benissimo, e allora per entrare in contatto con il popolo salva le due figlie di Jetro che venivano molestate da questo Madianita. Eccolo qui, lui lo ferisce, questo è il personaggio che abbiamo visto prima. Ma la storia continua che Mosè sposa una delle figlie, verosimilmente questa che si vede di faccia, eccola qui, e poi più in là nel tempo c'è l'esodo del popolo eletto che vanno e fuggono per la terra promessa. L'episodio dopo è infatti quello del Mar Rosso che si chiude sul Faraone. Dunque il tempo passa, nel senso, in questo momento Mosè
giovane, come giovane la fanciulla, che si chiama Zippora, che diventerà la sua moglie, eccola qua, e per dare la sensazione di un volto un po' più anziano, Botticelli vela con del bianco, come fanno le geishe giapponesi, vela con del bianco questo viso per farlo apparire già quello di una persona più anziana. Un espediente molto interessante. Guardate l'attualità adesso di questi due ritratti, questi prima del restauro e questi sono dopo il restauro, la trattazione dei turbanti con questo smaltino e il colore dei due mori che arrivano ad avere anche questa interpretazione della carnalità delle labbra che sono più scure di quelle degli occidentali. Dunque una serie di ritratti di una attualità impressionante, impensabile. Sono tutti personaggi, questi Botticelli, che noi quasi potremmo incontrare quotidianamente. Quello che è successo a me, questo è un esempio che mi piace sempre portare, perché il mio droghiere, eccolo qui, mi ha fatto ricordare molto questo personaggio, tant'è che l'ho vestito anche con i panni del personaggio di Cosimo Rosselli. Dunque, ritratti fatti dal vivo, e che siano ritratti fatti dal vivo lo evidenzia ancor più la particolarità che questi presentino delle piccole e grandi notazioni dal punto di vista clinico. Qui abbiamo un angioma sulla fronte, questo è l'architetto della Cappella Sistina, questo è l'impresario della Cappella Sistina, che ha una ciste talmente reale che il restauratore che io dirigevo durante questi lavori pensava che quello fosse un sollevamento dell'intonaco, addirittura invece è una rappresentazione di una particolarità clinica, così come acne, nei, che fanno proprio connotare, no, dei personaggi realmente esistiti. Guardate l'acne su questo giovane di destra, come delicatamente Ghirlandaio lo rappresenta con delle leggere pennellate di rosa, l'acne giovanile di questo personaggio. A questo personaggio sono affezionato perché sempre il professor De Campos negli anni 60 aveva l'idea di aver individuato in questo personaggio l'autoritratto del Perugino. Un perugino probabilmente afflitto da congiuntivite, vista la venatura dell'occhio, questa venatura rossa all'interno della sclera. Mentre altre patologie un po' più di livello le possiamo riscontrare in Cosimo Rosselli. Questo è un Cosimo Rosselli che presenta tutti i personaggi interessati da una sorta di gozzo ipertiroideo. È strano, tutti questi personaggi hanno questo aspetto. Io mi sono consultato anche con amici medici e loro in un certo senso me l'hanno confermato. Patologie che possono arrivare anche a aspetti piuttosto tristi, piuttosto gravi, come nel caso di questi due giovani. Guardate il pallore che traspare da questi visi, un pallore che è ottenuto con una preparazione, torna alla preparazione degli incarnati come nella pittura più antica, incarnati preparati a terra verde e sopra del bianco e giallorino miscelati, per dare appunto la sensazione di questa non completa sanità, accentuata ancora di più dalle labbra livide, che sono
ottenute con delle velature di livide spaccate, con delle velature di bianco su un incarnato rosso un po' più scuro. In alcuni casi per le crepature, le spaccature delle labbra, ripresi con dei leggerissimi colpi di pennello rosso. Vedete qui in una lacuna si legge la stratigrafia terra verde e sopra l'impasto di bianco e giallorino. Ritratti che possono anche attribuirsi ad autocelebrazioni, cioè autoritratti. Sono stati individuati gli autoritratti del Perugino più giovane, fra Bartolomeo e Cosimo Rosselli, ritratti quasi come fossero firme che possono anche essere veicolate con dei giochini. Questa è la firma del ghirlandaio che pone una ghirlanda sul capo di un giovane. Ghirlandaio è il soprannome perché il papà del ghirlandaio appunto realizzava ghirlande di fiori per matrimoni, così come il Cosimo Rosselli distrattamente dimentica una ciotolina sul bordo di uno dei suoi affreschi con un pennello e all'interno c'è il colore rosso che evoca il nome Rosselli. Ma oltre così a queste firme rappresentate dagli autoritratti, dalle criptonomie, in realtà una grande novità e soddisfazione nel corso dei restauri del 1995 è stata quella di aver individuato la firma di Perugino. Proprio nell'affresco del battesimo di Cristo, per chi non lo sapesse, è quello proprio adiacente al giudizio universale. È uno dei due affreschi adiacenti al giudizio universale. Dove è stata ritrovata questa firma? Intanto si pensava un tempo che la firma fosse in realtà quella proprio che ho indicato sull'architrave marmoreo, e cioè Opus Petri Perusini Castro Plebis. Ma in realtà non è così, perché la dicitura latina esatta sarebbe Opus Petri Perusini de Castro Plebis, proveniente che viene dalla città di Castro Plebis e città della Pieve, è la versione latina di città della Pieve, dove lui è nato. Normalmente, appunto, l'accezione esatta in latino è col de Castro Plebis. Confermato il dato per esempio, per me è stato molto semplice andare in Pinacoteca Vaticana a osservare questo dipinto del Perugino, che guardate come si firma: Opus hoc Petrus de Castro Plebis Pinxit. C'è l'avverbio di luogo, di provenienza, de Castro Plebis. Dunque, quella firma in Sistina, questa, in realtà non dovrebbe essere quella originale, perché in quella zona lì, molto rovinata, una zona molto rovinata, è molto rovinata perché adiacente al giudizio universale, insomma le impalcature del giudizio universale michelangiolesco non è che abbiano fatto tanto bene a questi due affreschi così d'angolo, vicini all'organizzazione di quell'enorme ponteggio. Dunque in una zona piuttosto lacunosa, laggiù, eccola qui, in questa parte, sono stati trovati lacerti di oro, vedete? Una P, una E, una R e così via, più altri in basso. L'impronta che si vede non è altro che quella del collante utilizzato per
dorare in foglia, perché questa è una doratura in foglia. Si poteva fare o con la missione o a guazzo anche, cioè con della colla un po' leggera. Dunque è accertato che di fronte al trono papale, perché il trono papale non sta sull'altare maggiore, non sta sotto al giudizio universale, il trono papale sta di lato al giudizio. Perciò di fronte al trono papale si suppone che il Papa potesse leggere in lettere ben evidenti, perché dorate, la scritta Petre Perugino da Città della Pieve, in latino, che probabilmente nel momento in cui si è persa questa memoria o si è rovinata, qualcuno nei secoli ha trasferito sull'architrave, omettendo però, facendo un errore di grammatica latina. E dunque l'unica vera firma è quella del Perugino. Quindi tutto fa supporre che in realtà una certa responsabilità nell'organizzazione di tutto il cantiere lui ce la potesse avere. Anche perché, e questa è una scoperta che ho fatto da poco, insomma, relativamente poco, ristudiando meglio queste immagini. Guardate, sul bordo della veste di Gesù c'è una P e una S, iniziali di Petrus, cioè iniziale e finale di Petrus. Quindi, anche in questo caso, essendo un'opera di Perugino, vedete questo dito? È il dito di un apostolo che indica proprio le lettere PS. Attenzione però, perché in questo periodo e anche in seguito, per un certo lasso di tempo, le bordure dei vestiti erano decorate con i cosiddetti caratteri cufici. Caratteri cufici erano decorazioni di invenzione ed era ciò che rimaneva della scrittura araba, delle dominazioni della scrittura araba. Cufici perché la scrittura deriva dalla città di Cufa. E gli artisti, ormai si era persa la cultura araba, perciò rimanevano queste scritte che venivano riprese dagli artisti e trasformati in elementi decorativi. I caratteri cufici in questo caso ci sono sul bordo del vestito, alcuni ne vedremo anche nei prossimi incontri. Però le due lettere P e S sono isolate come da un segnale, come da un'interpunzione. E quali sono? Sono questi due elementi, che purtroppo non si vedono benissimo, però vengono chiamate in termine calligrafico le grazie, cioè sono dei decori non a carattere cufico, proprio dei decori precisi come le antiche firme che si vedevano con tanti svolazzi, eccetera, sono dei decori che segnalano l'interruzione di una decorazione per l'inserimento di un qualcosa che deve essere evidenziato. Si chiamano grazie e all'interno dunque delle due grazie c'è proprio le lettere identificabili in PS, perché se non le avesse messe, forse queste lettere potevano sfuggire ed essere confuse appunto con i caratteri cufici. La convivenza fa brutti scherzi, lo sa chi
ha navigato, lo sa chi piace navigare, passate nel tempo in una barca, lo spazio ristretto dà sempre problemi dopo un po' di tempo. E anche in Sistina questo coacervo di personaggi di estrazioni varie, anche nel caso Sistina si creò qualche piccolo problema. Vediamo un attimo con ordine. Cosimo Rosselli, come dice il Vasari, non era considerato eccellente e raro. Insomma, era un po' oggetto di bullismo, diciamo così, cioè di presa in giro da parte dei suoi colleghi, perché insomma un po' l'abbiamo visto, poi vedremo ancora, ma certamente in confronto ai grandi, Ghirlandaio, Botticelli, lui era un po' più in un piano secondario. Comunque, non eccellente e raro viene definito, e i suoi appunto colleghi lo prendevano in giro. Ma tutti i torti non ce li avevano, perché vogliamo osservare che, per esempio, come imposta queste tre figure, questa è una ricostruzione mia, cioè io ho sfogliato questi personaggi, e per capire, per ricostruire scusate, la loro postura. Allora, guardiamo questo personaggio, il rosso, il personaggio, le tracce rosse indicano la postura della parte superiore del corpo. Se voi riuscite a mettervi in questa posizione mostrando il ginocchio, siete dei campioni di contorsionismo. Guardate questo ginocchio, queste due gambe, sembra un corpo girato di spalle sul quale si innestano due gambe. Dice, come fai a sapere che ci sono queste due gambe? Perché l'ho calcolato dalla posizione dei piedi. Vedete come sta di spalle? Non lo posso fare, se no penso mi rimango offeso per tutta la vita. Ma anche quest'altro, anche questo San Pietro, che anche qui, come Giuda, è stato rappresentato in una maniera un po' arcaica. Anche questo San Pietro, guardate, San Pietro già rappresentato con i tre livelli di pettinatura che poi richiameranno la tiara, con i tre livelli dei regni, con i tre regni nell'iconografia papale. Comunque, guardiamo San Pietro, anche lui spalle in rosso, e il piede, dal piede io ho ricavato la posizione del ginocchio che solo con un pupazzo di creta riuscite a fare. Anatomicamente in realtà non ci si può atteggiare in quel modo. Anche quest'altro personaggio, spalle, anche glutei, fin qui va tutto bene, qui ha realizzato una buona postura anatomica. Guardate però questa gamba come all'improvviso, forse Nureyev, forse Roberto Bolle riuscirebbe a mettere il piede così. A me sicuramente viene mal di ginocchia. Dunque, ma da chi ha preso questo benedetto Cosimo Rosselli queste invenzioni che sono poi straordinariamente attuali? Oggi sarebbero una cosa, come si dice, che potrebbe fare tendenza. Un pittore, un artista che modifica quasi in maniera metafisica questi personaggi. E da Benozzo di Lese di Sandro, detto Benozzo Gozzoli. Guardate la figura di Benozzo Gozzoli, questa figura. Questo era il suo maestro. Benozzo Gozzoli è stato il maestro di Cosimo Rosselli. Guardate che razza di posizione fa sentire dolore solamente a vederla disegnata. Dunque, un qualche cosa che l'allievo si è portato, anche secondo me si è portato qualche cosa, ci deve essere in quei Gozzi, perché si chiamasse Gozzoli non lo dice nessuno, perché questo soprannome Gozzoli? Ma guarda caso comunque anche il Cosimo Rosselli fa delle figure atteggiate, costruite con una presenza, rappresentate con una presenza di un gozzo ipertrofico. Allora, dunque, torniamo al caso Sistina.
il Papa aveva stabilito di dare un premio oltre il pagamento stabilito. Il premio sarebbe andato a quel pittore che sarebbe piaciuto al Papa. E come dice Vasari, il Papa di quell'arte poco intendente, chi scelse proprio? Cosimo Rosselli. Cosimo Rosselli ebbe in premio una borsa d'oro. E continua Vasari, e quelli che avevano riso di lui quando lo uccellavano del tanto oro, malcontenti, anzi pure disperati, si misero a guastare tutto quel buono che avevano fatto. Fermiamoci, concentriamoci sul verbo guastare. Guardate questa scarsa qualità nell'applicazione dell'oro. Immaginate, il cantiere è terminato, viene il Papa, sceglie, diceva sempre il De Campos, la motivazione fu perché al Papa piacquero i begli ori e i begli azzurrini che aveva messo Cosimo Rosselli. Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro. L'incontro di ieri abbiamo parlato dei contratti nei quali veniva citato appunto l'uso di oro, azzurro e rosso di una certa qualità. Dunque il Papa assegna proprio a Cosimo Rosselli. Tutti, immaginate, hanno dovuto riarrampicarsi sulle impalcature per adeguare, per volontà del Papa, tutti gli altri affreschi con la quantità di oro in più desiderata dal Papa. Ma che cosa dice ancora il Vasari? Che cosa dice esattamente il Vasari? Leggiamo. Malcontenti, anzi pure disperati, si misero a guastare tutto quel buono che avevano fatto. Disperati. Insomma, immaginiamo la vita a Oltretevere per 2 anni, perché il Tevere segnala proprio le zone più popolate di Roma, il centro di Roma, dal Vaticano. Il Vaticano era anticamente un luogo fuori dalla portata, erano gli orti di Nerone, c'era un circo, perciò era un po' fuori. Anche a quel tempo non è che ci fosse così tanto piacere a stare lontani dalla parte più centrale della città. Ecco perché malcontenti, anzi disperati, si misero a guastare tutto ciò che di buono avevano fatto. E la qualità di questa, cioè la prova provata di questa disperazione è questo modo quasi sdegnato di mettere l'oro, l'abbiamo proprio in queste parti. Vedete, guardate qui come, questo è oro a conchiglia. L'oro a conchiglia è un oro in polvere raccolto in una conchiglia vera e propria, nella quale si mette un po' di gomma leggera, di colla leggera, disciolta, in modo da poter utilizzare l'oro a pennello. Guardate che pasticcio qui, guardate questo pasticcio, guardate. E qui dorature veramente a pennello, perché questi sono tratti di pennello, fatte veramente malvolentieri, proprio con tratti che abbiamo... Fino ad ora abbiamo visto una pittura superlativa, una pittura raffinatissima, eccetera. Com'è possibile che ci si riduca poi a fare cose di questo genere? Ma questa è la prova che io amo definire il documento da muro. Gli storici, i ricercatori hanno la fortuna di avere i documenti d'archivio, ma il documento d'archivio deve essere spesso confortato dal documento da muro, cioè quello che il tecnico vede
per poter poi offrire a chi deve ricercare e studiare maggiori elementi di comprensione. È vero, disperati, malcontenti, immaginate che idiomi, che paroline possono essere uscite da quelle boccucce umbre e toscane quando il Papa ha detto dai, risalite sulle impalcature. Appunto, eccole le belle dorature, guardate, rivediamo il particolare di questo cabochon, come per esempio il particolare di questa doratura raffinatissima, guardate lo spessore dell'oro, di questa luce data al contenitore, dietro al contenitore in vetro ce n'è uno più consistente che fa trasparire la sua brillantezza attraverso il vetro, è data da questa raffinatissima doratura a oro. Una particolarità che ora mi viene in mente, in realtà io sugli affreschi del Ghirlandaio, poi fino a prova contrario, perché un altro affresco di Ghirlandaio andò distrutto nel crollo della parete della Sistina, quella non dalla parte del giudizio universale, la parete opposta, la parete d'uscita, crollò mi sembra nel 1521, vennero giù questi due affreschi, ce n'era uno del Ghirlandaio e uno di Luca Signorelli. Perciò dico fino a prova contrario, noi non abbiamo elementi per sapere come fossero gli affreschi che sono crollati, perché adesso ce ne sono due, adesso, dopo il crollo il Papa fece demolire gli affreschi, li fece rifare a Van der Broek e Matteo da Lecce. Perciò comunque non sappiamo come fosse quello di Ghirlandaio, comunque nell'affresco superstite di Ghirlandaio ce n'è uno, che è la chiamata dei primi apostoli, come abbiamo visto. Devo dire lì di oro ce n'è meno. Non ho trovato grandi abbondanza, cioè abbondanza di decorazioni in oro, molto limitato, pacato. E guarda caso Ghirlandaio andò via presto da quel cantiere. Tornò a Firenze perché in quelle date nacque un figlio. Dunque, ecco come l'osservazione appunto può confermare dei documenti scritti. Vedete, questa ve la volevo far vedere, vedete l'immagine del Giuda, del quale vi ho parlato prima, con la borsa, una borsa che presenta delle raffinatezze ancor più minute, se si vuole dire, ancora più intellettualistiche. La borsa dei danari che viene rifinita con delle pennellate di oro in conchiglia sia sul bordo qui che sulla fibbia. Guardate l'ingrandimento di questa fibbia, la meraviglia di questa esecuzione. Possiamo seguire le pennellate una a una pennellata di bianco, un'altra pennellata di bianco, una che traccia questa parte, il pennello qui si apre, un'altra pennellata e chiusura con questa il colore nel quale si era esaurito. Con una sola caricata di colore ci fa una fibbia rifinita con dell'oro in conchiglia. Eccola la rifinitura, perciò una raffinatezza che si scontra con quello che abbiamo visto, no? Con altre dorature così pasticciate. E adesso iniziamo un po' un discorso tecnico, vediamo che lo stato di conservazione della Sistina, questa è una sezione, una ricostruzione, da dove potevano venire i problemi? Beh, dalla copertura non moltissimo, perché era già stata, la Sistina in realtà è un fortilizio, con i camminamenti di guardia, di ronda, eccoli qua, era un avamposto proprio perché stava davanti
ai campi aperti. Dunque i problemi sì, da un certo punto di staticità sono venuti dalla volta, ma riguardavano più che altro gli affreschi di Michelangelo, ma più che altro dalle finestre per il quattrocenteschi, per il ciclo dei quattrocenteschi proveniva dalle finestre. Ed ecco le operazioni di dilavamento causate, vedete come sono stati dilavati questi verdi, soprattutto perché furono applicati su intonaco secco. Questi alberi, alcuni furono abbozzati a fresco e poi rifiniti con i verdi a secco. Ecco perché più labili, no? Al dilavamento, alle infiltrazioni, così come questa palma di auricaria che all'improvviso è stata ricostruita invece in forma con le foglie di un'altra specie. Vedete, il restauratore qui ha inventato completamente. Questa palma ha dalla stessa origine si trasforma in due specie botaniche diverse. Ecco la differenza, anche perché per ovviare a queste opacizzazioni della superficie si davano poi dei ravvivanti, eccoli qua, ravvivanti che come al solito misti a fumi di bracieri, candele, eccetera, eccetera, colle che si davano come sulla volta michelangiolesca, si alteravano e producevano questo effetto. Questi sono stati uno dei primi sondaggi sul colore originale. Eccolo qua, questa è la riproposizione contraria, cioè le parti pulite destra e a sinistra e al centro le parti più offuscate. Problemi, sì, di lavamento, ma non dobbiamo dimenticare che la Cappella Sistina è il luogo deputato per il conclave e quando si organizza il conclave, ve lo dice uno che era presente quando si doveva preparare la Sistina per diversi conclavi, perlomeno, vediamo, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Ratzinger, Francesco no, non ero già in pensione. Comunque in quelle occasioni mi sono reso conto che cosa fosse l'organizzazione di un conclave, perché la Cappella Sistina doveva essere addobbata in un determinato modo e questo determinato modo non faceva altro che procurare al tempo, non più oggi, danni di un certo tipo. Guardiamo sulla, vedete, grappe, cioè proprio veri e propri tondini di ferro infilati dentro agli affreschi, oppure questi graffi ripetuti proprio lungo tutta la fascia di base degli affreschi. E purtroppo sì, sono testimone oculare di alcune di queste procedure negli anni 60, non più dopo. I custodi della Cappella Sistina spolveravano con delle lunghe pertiche dal basso, dal pavimento, spolveravano gli affreschi, potevano arrivare giusto ad una certa altezza. E con che cosa? Spolveravano con queste piume di gallo, cioè i piumini veri e propri del tempo, cioè piume di gallo legate alla sommità con un fil di ferro. Le piume si consumavano e rimaneva il fil di ferro che grattava la superficie. Non c'è più questa procedura, ormai la Sistina è monitorata con spolverature accuratissime. Cioè, io sto parlando di storia della conservazione delle opere d'arte negli anni 60. Dunque tutta una fascia malmenata, graffiata, eccole qua, vediamo ancora. E questi graffi potevano arrivare, vi proietto anche immagini prima e dopo, questa è prima del restauro, potevano arrivare anche su alcuni personaggi che grazie a Dio poi sono stati recuperati. Poi l'accumulo di polvere
era qualche cosa di inimmaginabile. E polveri, che sapete bene la distinzione, polveri sedimentati e polveri coerenti e polveri non coerenti, sedimentati, meno sedimentate. Quelle sedimentate ormai avevano assunto una consistenza che diciamo il pennello morbido non poteva più, alla quale il pennello morbido non poteva più ovviare, e questo era lo stato in cui si presentavano gli affreschi con accumulo di queste polveri, ai quali oggi è stato ovviato con un riciclo di aria. Sarebbe troppo lungo spiegare. L'aria dei visitatori viene catturata, captata dal basso, rimessa in funzione, filtrata e rimessa in circolo. Vediamo, per esempio, un particolare. Guardate che, vedete come la prima spolveratura di quella non coerente, eccola qua, fatta col pennello morbido, ma sotto rimane ancora, chiaramente, quella più consistente, consolidata. Vediamo anche le splendide fanciulle in luce radente, eccola la polvere. Questo è il primo tassello, un test di valutazione dell'asportazione della polvere e dei fumi, chiaramente, per le cerimonie. E poi le sorprese non finivano mai. Noi, così, a occhio, si vedevano in questo mare piatto e opaco di polvere, si vedevano delle escrescenze, delle cose strane, che non erano altro che delle ghiande rilevate in cera dorata, simbolo araldico dello stemma papale. Della rovere aveva come stemma un rovere intrecciato, il rovere produce le ghiande. Ecco, altri piccoli, poi c'erano ritocchi che si erano alterati, come questo sulla guancia del bimbo, eccolo dopo, questi botticelli. E poi, insomma, come abbiamo visto, oltre alla pianta, alla palma di auricaria, abbiamo anche delle strane censure. Guardate, questo è il volto di San Giovanni Battista, il volto del Battista nel battesimo di Cristo del Perugino. Guardate un po' cosa abbiamo recuperato, un frivolissimo ricciolo sulla fronte. Chissà perché a qualcuno non gli è piaciuto e l'ha dovuto coprire. Eppure guardate che fattura, no? E che qualità anche in queste piccole denotazioni. E il restauro in realtà, va bene, è cominciato con, adesso sembrano la normalità, ma insomma al tempo, grazie all'intervento del laboratorio scientifico del Vaticano, diretto dal dottor Nazareno Gabrielli al tempo, fu una delle prime volte che si riuscì a fare fotografie a luce ultravioletta ed infrarossa di un'intera scena. Perciò tutte le scene sono state, mentre prima si dovevano fare a tratti, a lastre, a pezzi, in questo caso fu la prima volta che il nostro laboratorio riuscì a fare in un'unica soluzione la fotografia sia a ultravioletti che a luce infrarossa. Per chi non fosse addetto, le due frequenze della luce permettono di leggere materiali, sostanze col colori, che sono stati materiali e sostanze sovrammesse e l'origine, la qualità dei colori con i quali si è dipinto. Poi chiaramente se ne è stata fatta l'indagine a fluorescenza, la XRF, indagine non distruttiva appunto per la classificazione diciamo degli elementi costitutivi della pellicola pittorica. E adesso entriamo invece, dopo aver fatto le indagini preliminari, entriamo nel vivo del restauro. A sinistra un San Pietro prima del restauro, a destra il San Pietro dopo il restauro. Non è che sia
come si dice, un risultato così eclatante, una differenza così eclatante, fortunatamente, perché in realtà questi affreschi possono essere un campo minato per il restauratore. Dice, cosa intende? Cosa intendo? Siccome sono state messe in atto tutte le tecniche possibili della pittura murale, l'abbiamo vista, no? Fresco perfetto, mezzo fresco, secco, tempera uovo, dorature, di tutto. Dunque stava nell'abilità di chi doveva intervenire avere immediatamente un'idea del campo operatorio. Questa figura è tutta a buon fresco? Allora, il mito del buon fresco verrà con Vasari. Chiudiamo parentesi. Prima si dipingeva in qualsiasi modo. Certamente era scandito da una ottima stesura a fresco, ma poi non si disdegnava il ritorno, come abbiamo visto, con altre tecniche per completare, cioè questo mito dell'affresco fatto di getto, eccetera, è un qualcosa di vasariano, poeticamente vasariano del Cinquecento. Dunque, l'attenzione stava nell'individuare le zone dipinte con semplice colore, acqua a volte, o con aggiunta di una leggerissima gomma arabica. Non è che si potessero utilizzare in questo caso tempere molto forti, colle troppo lucide, oli, perché altrimenti si andava, a parte erano talmente a conoscenza delle tecniche, sapevano benissimo che col tempo forse si sarebbero potute alterare alcune sostanze utilizzate per ritoccare, per tornare sugli affreschi appena fatti. Sapevano benissimo che la carbonatazione poteva durare anche per un lungo tempo e dunque queste sostanze potevano subire l'influsso dell'umidità ancora, potevano perciò accelerarsi nell'alterazione. Sapevano benissimo che allora bisognava utilizzare un collante che non interferisse con l'opacità intera dell'intera scena. Questi interventi dovevano essere eseguiti con colori che apparissero della stessa natura dell'affresco, opachi. Dunque poco medium in aggiunta. E mica potevano pensare che dopo i loro affreschi dovevano subire, diciamo, dovevano essere sottoposti ai restauri. Non interessava, cioè non è che ci pensavano, loro dipingevano per il momento. Poi la nostra cultura ci ha portato ad intervenire e a dover decifrare, a dover navigare fra le insidie delle rifiniture a secco, le famose rifiniture a secco, delle quali tanto si è parlato in occasione del restauro del Michelangelo, della Cappella Sistina. E lì erano veramente limitatissime. In questo caso no, nel caso dei quattrocentisti c'era abbondanza, abbiamo visto tante stesure di azzurro, di verde, eccetera, e tante piccole, piccolissime, minute rappresentazioni anatomiche, le ciglia, eccetera, eccetera. Dunque l'individuazione molto attenta di queste parti. A volte avviene, è possibile farlo anche mettendosi radente all'affresco, perché queste parti sono più opache di un buon fresco. A volte il buon fresco è bello lucido, dipende dai colori che si osservano. E queste parti
risultano più opache. Perciò già un primo indizio per la navigazione sicura c'è. Ma non è sempre così, perché gli affreschi invece potrebbero essere stati trattati con sostanze lucide. Allora tutto appare lucido. E come individuo io la sostanza a secco? Con la... non è che ci sono formule magiche, con la cautela. Piano piano. Ecco allora che a una primo sondaggio con spugnetta baby umida si toglie, come potete vedere, si toglie un primo strato non coerente di sporcizia e polvere. Poi si inizia sempre attraverso carta giapponese, inumidire e passare una soluzione di bicarbonato d'ammonio. Fatto questo primo passaggio si ritampona con la spugnetta e qui arriva l'attimo che fa tremare i polsi, le vene ai polsi. Io in questo caso sto utilizzando un pennello di Martora con il quale sto agendo sulle rifiniture a secco. Ma non sto passando il pennello. La superficie che ho inumidito entra a contatto, vedete il pennello è inclinato, è obliquo, entra a contatto con la goccia che si crea sulla punta di quel pennello a forma, è un pennello che si chiama il pennello lingua di gatto, perciò ha una forma arrotondata, non ha spigoli vivi come le piattine. Attenzione perché questo è importante, lo spigolo vivo non si controlla bene, la lingua di gatto sì. Dunque, per gravità sulla punta di questo pennello si crea una goccia che entrerà a contatto con la superficie umida. Per tensione superficiale i due liquidi si uniscono e piano piano lo sporco cola appena dalla rifinitura a secco, cola verso il basso e si deposita sulla carta. È una operazione piuttosto articolata che richiede molta sensibilità. Devo dire che a quanto pare, se questi sono i risultati dopo il restauro, possiamo individuare la costruzione pittorica di questa testa di Pietro. Questo è a fresco, sull'intonaco c'è una base rosata, una tessitura di pennellate con cinabro, bianco, eccetera, vedete qui, bruno. Attenzione, perché questa pennellata di pochi millimetri è il sopracciglio in prospettiva di San Pietro, fatto con nero vite e dato a secco, così come è fatto con nero vite e dato a secco il bordo del vestito. Eccolo qua, che dopo la politura si è conservato. C'è un'altra soluzione che devo dire mi ha dato molta soddisfazione. A un certo punto è sorto un problema, qui sul Cosimo Rosselli, questo è prima del restauro, sulla scena del Mosè che riceve le tavole della legge, il vitello e l'adorazione del vitello, su quel fondo lontano segnato nella foto, ci si presentava questo problema. Durante il primo tassello di pulitura, questo è il secondo tassello, questo è il tassello di pulitura definitivo, questo è il primo approccio, notate come in realtà si intravede la sagoma più chiara di uno, passatemi il termine inglese, skyline, di un profilo della collina che comportava la presenza di campanili, casette, alberelli che erano stati dipinti a secco, ma che in un precedente restauro erano stati asportati. Di questi era rimasta solo l'impronta della colla utilizzata. Cioè avevamo esattamente lo stampo, lo stampino, la sagoma al contrario, cioè
in origine era un contorno azzurro, per dire, adesso l'avevamo solo in bianco, perché nel frattempo quelle zone erano coperte dalla pittura, il cielo circostante bianco si era alterato, dunque aveva creato questa differenza che era possibile, che ci faceva identificare che cosa ci fosse. Che fare? Perché la pulitura sarebbe andata avanti recuperando il cielo bianco, un bel bianco. Dunque la sagoma, i contorni di quel paesaggino sarebbero scomparsi per sempre nel mare bianco di quel cielo. Che fare? Ritoccare? Pennello meno si usa e meglio è. Andiamo. Ecco cosa abbiamo fatto. Allora, mi è venuto in mente, dico, puliamo tutto il cielo, lasciando non pulito proprio quel bordo collinare. E vedete che già si evidenzia di più, no? La differenza. Questo sporco stava qui, scusate, stava qui. Eccolo, questo sporco stava qui. Vabbè, fatta la debita tara sulle fotografie, insomma, che non sempre rendono. Comunque, si è arrivati a pulire fino a questo punto. Dopodiché ho pensato, fissiamo lo sporco all'interno delle sagomine con una leggera resina acrilica. Lo fissiamo. A quel punto a resina asciutta si è potuto pulire senza tema e paura di far scomparire questo paesaggino che si è invece evidenziato solo attraverso lo sporco. Noi abbiamo mantenuto la testimonianza, abbiamo finalizzato la testimonianza della presenza dello sporco. A riprova di quante sostanze strane si fossero accumulate sugli affreschi dal restauro degli anni 1967-68, vi devo confessare, io sono la memoria storica di me stesso, perché da giovane, nel 67, appena assunto ai Musei Vaticani, andai ad affiancare, come giovane restauratore, il restauratore incaricato del tempo. Perciò io ho partecipato a una prima campagna di restauri su questi affreschi. E in realtà è strano, è anche impressionante poter essere la memoria storica di se stessi, no? Perché il livello di pulitura di quei tempi è stato questo qui, che si manifesta in questo tassello. Vedete? Eccolo qua, questo è stato tolto, questo è stato il tassello che segnalava cosa era stato tolto nel 1967. Eccolo qui. Questo è ciò che invece si era accumulato dal 1967 al 1995, inizio del cantiere con la mia presenza in qualità di direttore del laboratorio di restauri. La prova provata, torniamo al nostro frammento, la prova provata della riuscita, della buona riuscita della pulitura, tutta fatta con bicarbonato d'ammonio, come è stato anche per la volta michelangiolesca. Vedete questi frammenti di azzurro in sottolivello? Quelli sono frammenti di una frattura prodotta da questo colpo, che ha provocato questa lacuna. I frammenti sono andati a finire indietro e subito chi ha fatto il danno ha stuccato questa lacuna, l'ha chiusa. Noi riaprendola abbiamo trovato questi frammenti che con le nostre, a parte a occhio ma anche con le indagini scientifiche, ci hanno fatto capire il livello
corretto di pulitura da noi adottata. Tutti e due gli azzurri avevano lo stesso indice. Dunque abbiamo agito probabilmente nel modo più giusto. Ed ora entriamo in un argomento abbastanza particolare, cioè, come abbiamo visto, questi erano cantieri affollatissimi, l'abbiamo già detto, lo abbiamo sottolineato, abbiamo incominciato ad individuare alcune cose, però in realtà lo studio dei partecipanti è un qualche cosa che ha appassionato gli storici da sempre, perché qui c'era una moltitudine di personaggi attivi all'epoca. E insomma non è facile poi l'individuazione di ognuno di loro. Però io vi ho tracciato intanto un unico esempio, per non essere troppo lungo, un unico esempio che nasce proprio in uno degli affreschi della fase di accelerazione del cantiere. A un certo punto mancavano 2, 4, 6 affreschi nella seconda parte del cantiere e furono chiamati dei rinforzi. È storia. Luca Signorelli, chi fu anche un altro, Pietro di Cosimo, eccetera, eccetera. Concentriamoci su uno di questi affreschi nella fase accelerativa del cantiere e già notiamo che idealmente questi segni rossi sono solo dei segni di riferimento, ma idealmente già questa scena è divisa, guardate, in diverse parti, perché ognuna di esse presenta degli stili diversi di esecuzione, a cominciare dalle nuvole. Guardate, le nuvole di un lato sono diverse, queste sono più concepite volumetricamente, queste sono più graficizzate, sono descritte con il pennello in maniera piuttosto grafica, e già questo è un primo elemento. C'era un pittore da una parte e un pittore dall'altra. Dunque questa interazione, che poi su questo affresco vedremo ancora di più, approfondiremo fra un po' per le altre parti, però già è stabilito, no? È già stabilita anche nel cielo la presenza di due mani differenti. Addirittura in due affreschi contigui, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, che sono proprio vicini, abbiamo la rappresentazione di un volo d'uccelli del tutto simile, fatta con lo stesso colore e a poca distanza. Divide questo volo d'uccelli solo la lesena che separa i due affreschi. Dunque ci deve essere qualcuno abituato, uso a disegnare un volo d'uccelli semplicemente con un tratto grafico, una crocina. Ed ecco che lo ritroviamo su due artisti diversi. Dunque, attribuzioni delle mani, io mi sono un po' divertito a farlo attraverso le mani. Abbiamo detto prima, una delle parti più difficili per un pittore da realizzare. Queste sono le mani splendide dipinti nell'affresco di Ghirlandaio. Vorrei farvi notare una cosa. Guardate la capacità di far sentire l'aggetto della mano. L'aggetto significa che è distante dal vestito giallo senza avere una proiezione di un'ombra portata, solo attraverso un disegno, il disegno, l'impostazione. Vi torna alla mente quelle anatomie di Cosimo Rosselli che abbiamo visto prima un pochettino. Ma andiamo avanti. Questa è una mano del tutto simile nell'affresco affrontato, incontro a quello di Ghirlandaio. Questo affresco è stato attribuito a Biagio d'Antonio. Pensate, un artista che
non segnalato nei libri, che però ha partecipato a questo cantiere. Probabilmente al seguito di Ghirlandaio c'era anche il fratello, e sono due affreschi uno incontro all'altro. Se andiamo e ripercorriamo la teoria del De Campos, magari di una puntata comunicante, è una ipotesi, non è detto che non si sia spostato qualcuno dall'altra parte a eseguire per esempio queste mani o qualcos'altro, perché in realtà l'analogia è fortissima. Dunque la costruzione delle mani ci aiuta anche a individuare alcuni personaggi negli affreschi di Cosimo Rosselli. Cosimo Rosselli ne ha fatti diversi in Sistina. E allora ci tocca sorbire queste mani poco, diciamo così, poco anatomicamente comprese. Questa sembra una pagnottella e qui sembra un totano, un polipo, che non ha nessuna costruzione anatomica, ma comunque attribuiamogli al pittore che fa queste mani non propriamente corrette, diamogli la lettera A. Sempre in Cosimo Rosselli, nell'altra parete, però c'è questo artista che invece fa delle mani dove la trattazione del colore è più sentita, ma soprattutto guardate lo splendore degli intrecci, la tenerezza di questo incontro di questi due personaggi, di queste due mani. Dunque il pittore B. Nell'Ultima Cena ritroviamo l'orrendo pittore che fa queste mani, questo l'ha fatto nell'altro affresco, e queste sono le mani nella scena dell'Ultima Cena. Vedete, lo stile è sempre quello, è sempre questo, sempre che abbiamo visto prima, però c'è anche il pittore B che fa le mani che abbiamo visto con quegli intrecci, quei colloqui fra mani, splendidi, nuovissimi. Dunque, nell'Ultima Cena ancora il pittore A, al quale corrisponde questo viso. Il personaggio che ha queste mani ha questo viso, e anche qui la dice tutta la qualità. Abbiamo il pittore però che si aggiunge ancora. Pensate quanti personaggi abbiamo. Nell'Ultima Cena abbiamo il pittore A, il pittore B, e c'è anche il pittore C, che fa mani di questo tipo, che si differenziano dagli altri perché hanno le lumeggiature a tratteggio, al quale corrisponde questo personaggio con la testa. Perciò ho fatto l'abbinamento tra mani e testa, due parti anatomiche difficilissime. Vedete come lumeggia in bianco anche i capelli. E poi non finisce qui, perché nell'Ultima Cena c'è anche il pittore D, che si differenzia da tutti gli altri. Io ho una mia idea: si differenzia da tutti gli altri perché esegue le mani graficizzandole con del nero, e a queste mani corrisponde questa testa del tutto differente. Tra parentesi, questi sono caratteri cufici, ecco, vedete? Guardate, qui, ne abbiamo parlato prima. Dunque, abbiamo visto come attraverso lo studio della fattura anatomica delle mani si possono dare delle indicazioni ai ricercatori e agli storici, consegnando loro degli elementi per dire: ora il nome datelo voi. Io vi dico che dal punto di vista tecnico-esecutivo queste mani appartengono a tot numero di pittori. Torniamo alla nostra scena suddivisa attraverso attraverso tre parti, quella del cielo, eccetera, eccetera. Perché questi due gruppi, attenzione adesso, entriamo proprio, zoomiamo nella materia, a questi due gruppi appartengono un pittore che ha il vezzo di contornare con il nero. Guardate, concentratevi qui. Sì, bene, si vedono lì. Guardate e concentratevi
su queste pennellate a semiluna, che sono presenti anche, io qui non le vedo bene, le vedrò sicuramente meglio qui. C'ho la luce negli occhi. Sì, dovrebbero essere qui. Comunque, spero voi le percepiate da lì. Dunque questo, chi ha l'abitudine a fare questo gesto, come quando noi parliamo al telefono, a volte ripetiamo sempre lo stesso disegnino, no? Facciamo gli scarabocchi mentre parliamo distrattamente. Cioè un modus, così è un vezzo che noi abbiamo. E questo pittore aveva il vezzo di ombreggiare attraverso queste pennellate semicircolari. Eccole qua. Abbiate pazienza, io non le vedo qui. Stanno qua. Eccole qua, eccetera. E anche qua sul berrettino. Dunque, queste figure sono attribuibili a questo personaggio, così come possiamo indagare la fattura di questa testa. Non vi ricorda un po' quello che abbiamo visto sul San Pietro quando abbiamo parlato della pulitura? Guardate, la stessa tessitura con ocra, vedete, bianco, cinabro, tratti nero, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere dall'altra parte, torniamo sulla consegna, sempre del Perugino. Ecco qua, l'Apostolo Matteo è trattato esattamente allo stesso modo. Questo modo di dipingere è caratteristico di Luca Signorelli. Dunque sappiamo della sua presenza attraverso il ductus pittorico. Annoso problema. Io spesso, col caro amico e collega professor Nesterat, mi sono un po' scontrato, ma non solo io, anche per esempio il professor Scarpellini, la dottoressa Garibaldi, tutti studiosi del Perugino e Pintoricchio, perché secondo me, come è anche citato nelle fonti, Pintoricchio partecipò al cantiere Sistino. E io credo di aver trovato degli elementi che lo confermino. Allora, notiamo questo angelo nella scena del Perugino. Chiaramente il Pintoricchio, se c'era, era al seguito della bottega del Perugino, del gruppo peruginesco. Allora, questo angelo ha delle luminosità portate sul verde, tratteggiate sul verde, particolari, eseguite sempre con il giallorino. Guardate, dà rilievo alle parti questo pittore usando il giallorino qui in verticale e poi con delle pennellate ricurve. Andiamo avanti, mentre nella parte dell'ultimo affresco che abbiamo analizzato prima, il Mosè che scende dal monte Nebo, ecco qua la presenza sempre dello scontornamento con il giallorino, secondo caso. Questo è ciò che vedremo domani, l'appartamento Borgia del Pintoricchio. Guardate l'uso del giallorino per scontornare le figure. Mi sono recato alla Cappella Bufalini in Santa Maria in Araceli, al tempo del restauro, e anche lì, cantiere del Pintoricchio, e anche lì, come vedete, questo personaggio è stato trattato con, cioè i personaggi, sai come i personaggi, allo stesso modo. Purtroppo ho solo questa fotografia perché non mi è stato concesso dalla direzione dei lavori dello Stato poter avere una fotografia migliore. Torniamo al Pintoricchio, nell'appartamento Borgia, perché
dobbiamo fare un parallelo di come tratta gli specchi d'acqua. Nell'appartamento Borgia, qua sul fondo, si può vedere come lo specchio d'acqua sia ribattuto dal bianco, come se ci fossero, come l'acqua sbattesse lungo la riva, lungo il bordo. Guardate qui nel battesimo di Cristo come il Giordano viene ribattuto con del bianco. A parte l'invenzione, no? Fai sentire la cornice, fai diventare vera la cornice come se contenesse uno specchio d'acqua, perché gli fai battere l'onda sul bordo della cornice di vite, come se il Giordano finisse lì. Allora, Pinturicchio, visto come lo fa nel suo appartamento Borgia, ribatte anche l'acqua con del bianco. Questo è il quarto elemento. Vediamo la stessa ribattuta in un dipinto attribuito alla scuola del Pinturicchio che sta mi sembra nell'Alte Pinacoteca di Dresda. Io sono andato proprio ad sincerarmi, e anche lì lo specchio d'acqua ha il bordo bianco. Tra parentesi, pochi anni fa questo dipinto è stato definitivamente attribuito a Pinturicchio. Ergo, Pinturicchio era presente anche nella Cappella Sistina a seguito del gruppo. Sì, e ora dobbiamo parlare di un qualche cosa di particolare. Dobbiamo parlare a volte della superficialità, ma anche di grandi personaggi, quando hanno un'idea preconcetta e non si spostano da quella pur di fronte a delle evidenze tecniche. Allora, lasciamo stare, io poi cito nel mio libro questa cosa, però adesso lasciamo stare i nomi, i luoghi. C'è stato chi ha identificato in questa scena del battesimo di Cristo quel personaggio. Questo storico non è mai venuto sul cantiere, ha sempre letto le immagini dalle fotografie o dal basso, perché io non l'ho mai avuto ospite sul cantiere. Allora, ha individuato in questo personaggio, nel suo scritto, dice, ecco, vedete, qui c'è, attenzione, prima leggiamo la scena, il Giovanni Battista che predica alle folle la venuta del Messia. Questo è il Messia che fa la sua prima predica, poi si incontrano e Giovanni Battista battezza Cristo. Qui dice, ecco, vedete, quella figura con l'aureola in testa è l'apostolo evangelista Giovanni che ascolta, ancora non facente parte degli apostoli, che ascolta la predica di Gesù. Un'affermazione del genere stravolge un po' tutta l'esegesi, possiamo dire, di come si dipana il racconto evangelico del Nuovo Testamento, perché dopo di questo affresco c'è la chiamata dei primi apostoli, lo abbiamo visto stamattina, ma è dopo, la chiamata dei primi apostoli avviene dopo. Perciò questa sarebbe un'intuizione esegetica epocale, la presenza di Giovanni Evangelista già nei primi anni della vita, della vita pubblica di Gesù, quando lui ancora non si era manifestato, perché non era stato ancora battezzato dal Battista che lo riconosce come Messia. Una cosa, soltanto che quello non era una aureola, ma era un turbante, un semplice turbante di uno delle persone, eccolo qua, che assisteva alla predica. Dunque cade tutto Giovanni Evangelista che assiste alla predica, perché era un normale personaggio
Non so come abbia fatto a vedere l'aureola, che non ha visto neanche, ha scritto quando gli affreschi erano ancora sporchi, non ha scritto dopo il restauro, non capisco da dove gli venga questa cosa, va bene, andiamo avanti. Però la stessa persona poi mi scrive che in questa scena, che si chiama la scena del discorso della montagna, dove Gesù poi compie, qui fa il discorso della montagna e qui poi compie il primo miracolo della sua vita, guarendo il lebbroso. Cosa si dice? Si dice che questa figura qua sul fondo è la notizia del primo miracolo che, a fronte del fatto che Gesù non voleva che si divulgasse, comunque viene lo stesso divulgata. Non è così. Questa è la rappresentazione di una semplice rappresentazione di un vento, del vento. Perché, come noi possiamo vedere in altre è così rapido, come possiamo vedere in altre rappresentazioni, anche in Botticelli, va bene, scusate, è troppo rapido, non ho tempo questo è lo stemma di Pio VI, insomma, questi sono i tondi che sono intorno all'obelisco di San Pietro, che io ho fotografato apposta, che indicano, vedete, la direzione dei vari venti. C'è la rosa dei venti intorno all'obelisco con questi dischi, tutti lo possono vedere a Piazza San Pietro. Dunque è un vento la rappresentazione. Ma che c'entra la rappresentazione del vento? Sì, perché questi artisti erano talmente attenti ed erano seguiti da biblisti, esegeti, teologi, filosofi, da una corte coltissima, che dovevano seguire pedissequamente le parole del Vangelo. Cosa dicono le parole del Vangelo che cita, mi sembra Matteo, adesso non mi ricordo, ma questo ha poca importanza. Un evangelista, uno degli evangelisti, dice: venuta la sera, Cristo uscì dalla città e compì il primo miracolo. Venuta la sera. Come faccio io, artista, ad indicare il tempo, il momento della sera? Metto il sole basso, va bene. Però il sole basso potrebbe essere anche l'alba. Come faccio a dire, come faccio a spiegare che quel sole basso, a parte tutto, è posto proprio come rosa dei venti, come direzione è posto a ovest, C'è un'altra piccola chicca dell'attenzione di questi artisti. Ma come faccio a indicare che quel sole è basso e rappresenta il tramonto, perché devo citare il Vangelo che mi dice venuta la sera? Molto semplice. Metto un vento che soffia e che spazza le nuvole. Che si alzi, quale vento si alza la sera? Il ponente. Questo è il famoso ponentino romano che si alza per spazzare le nuvole la sera. Dunque, contestualizzazione del fatto con indicazione esatta, cronologica, degli avvenimenti. Ma non è la sola lettura esegetica. Lo sapete perché in questa scena che abbiamo già visto di Mosè e le figlie di Jetro, fra le varie capre c'è anche questa capra nera. A parte all'artista gli serviva una quinta per distaccare tutti questi colori chiari delle altre pecore, del vestito e del pozzo. Dunque questo caprone lo mette in ultimo, ma comunque c'è la presenza di un capro nero, bellissimo, dipinto in una maniera magistrale. Perché?
nella tradizione ebraica, nei greggi ci doveva essere sempre un capro, il capro espiatorio, quello che in una determinata festività, denominata ricorrenza, veniva infiocchettato con dei nastri e cacciato fuori dalla città, portando su di sé i peccati di tutta la comunità. Ogni gregge doveva avere un capro nero e Botticelli, o chi per lui glielo ha fatto citare. Particolarità anche di natura, come possiamo dire, biologica, vera e propria. Se noi andiamo ad indagare laggiù su un fondo lontanissimo, quella riva del Mar Rosso, guardate cosa ritroviamo. Dell'azzurro, della malachite ed un corallo, un frammentino di corallo, dei quali ce ne sono diversi su questa riva. Vabbè, l'azzurro e la malachite, diciamo che la provenienza è una location, come si dice oggi, orientale. E il corallo è quello che si pensa per cui si colorava il Mar Rosso, la presenza dei coralli rossi. In più, ce ne sono ancora cose da studiare. Guardate questo meraviglioso personaggio che indossa una giarrettiera, che ha una scritta francese, tout à droite, scritto in una forma gotica, fiorita. Perché? Per come è uno dei misteri che si sono consegnati, uno dei quesiti che si sono consegnati agli storici per lo studio, per l'individuazione del perché, chi è. E tornando al nostro cantiere affollatissimo, non erano anche così una opzione remota gli scherzi che si facevano direttamente sul muro, come in questo Mar Rosso, fra i soldati che affogano, c'è questa testina che ha i colori di due tipi dei suoi capelli, da una parte sono neri, da una parte sono biondi, laggiù nascosto. Oppure Ghirlandaio che traccia sul muro questo personaggio che dà una spinta sul pendio, laggiù, in fondo, dà una spinta sul pendio a quell'altro che lo precede. Oppure il Botticelli che fa sventolare quasi a scherno una bandierina col giglio di Firenze sul pennone di questi galeoni. A quel tempo c'era stata appena la riunificazione tra Chiesa e Firenze, insomma, no? Tra il papato e Firenze, però lui così sottolinea la sua toscanità mettendo questa bandierina sul pennone. E non solo, come ci diceva Vasari, che era uno molto allegro e faceva tanti scherzi, faceva di molte uccellagioni, come diceva il Vasari. Ecco qua che lassù sull'arco, sulla rovina dell'arco, una delle pietre assume il profilo di una testina che sorride. Dunque, tante persone, tanta umanità, una umanità che poteva essere anche accompagnata, con molta probabilità, da un cagnolino che ritroviamo spessissimo negli affreschi. Qui lo vediamo in braccio ad uno dei probabili figli di Mosè, mentre c'è la diaspora, l'esodo, e va via infagottato, ed eccolo qui. Lo ritroviamo sul bordo dell'affresco di Cosimo Rosselli, mentre con la zampina gioca, affacciandosi accanto alla ciotola. C'è la ciotola di Rosselli e c'è questo cagnolino che gioca sulla cornice. Poi lo vediamo eccitatissimo sulla riva del Mar Rosso, dopo che il popolo si è salvato e
sembra parlare, no? con i vari personaggi, c'ha il suo collarino rosso, quasi pare sentirlo abbaiare, no? ai soldati che stanno affogando nel Mar Rosso. E lo ritroviamo ancora nell'ultima cena, sempre col suo collarino rosso in piedi, che fa le feste a qualcuno, a quel personaggio in fondo, eccolo qui, che a me ha evocato in un certo senso un'altra volta la figura del Perugino, stesso colore vacuo degli occhi, stessa capigliatura, e comunque questo è un dato prettamente, insomma, personale. Dunque un cagnolino che probabilmente era diventata la mascotte dei pittori che agivano nella Cappella Sistina. Abbiamo visto, siamo entrati, questo era il mondo del 400, un mondo fatto di cultura, di vita artistica, un mondo al quale è difficile dare sonorità, è difficile dare, come abbiamo visto, una identità ai vari personaggi. Sicuramente però questo è un mondo che probabilmente può scrivere delle pagine parallele a quella che è la storia ufficiale, insomma, dell'arte, e che in realtà potremmo definire la storia quotidiana dell'arte. Grazie.